Ciao a tutti, benvenuti in questo canale YouTube Riassunti di Storia. Questa sera parleremo in modo estremamente civile di queste due serie TV che sono uscite quest'anno, nel 2022, House of the Dragon e Gli Anelli del Potere. Cercheremo ovviamente di analizzarle, non è meglio Martin, è meglio Tolkien, anche perché penso la risposta sia abbastanza scontata, è come dire, meglio Omero, meglio Virgilio. Beh, se non ci fosse stato Omero, Virgilio ci sarebbe stato, e comunque Virgilio dice qualcosa in più, ma che vuol dire, è presente anche nello stesso Omero, quindi approfondisce, ma su questi temi casomai potremmo chiedere direttamente a Kallenburg, su Virgilio è particolarmente afferrato. Cercheremo di analizzare queste due serie TV, se vogliamo, come prodotti antropologici della nostra cultura, cioè vedere quali simboli, quale cultura tenta di trasmettere, tenta anche di rappresentare. Sarà una lunga chiacchierata, ma prima appunto invito i miei ospiti a presentarsi. Non so, se vuoi Zach iniziare tu, che sei subito sulla mia sinistra. Ma Sì. io credo dovremmo essere cavalieri. Giustamente, Calibor è medievista e giustamente, allora vai pure. Inizio io. Allora, sono Elisabetta, ho 32 anni, frequento l'Università Statale di Milano, Lingue e Letterature Straniere, studio norvegese e tedesco, ho un canale Instagram di Age of the Vikings, dove tratto principalmente del nord Europa, soprattutto il mondo norreno fino al cristianesimo e oltre. E niente, mi ritrovo qui a parlare con voi di House of the Dragon e Gli Anelli del Potere, che dico subito, Gli Anelli del Potere l'ho lasciato al primo episodio e possiamo passare oltre. Severa ma giusta. Allora, visto che giustamente Calbo mi ha corretto, prego, a te. A me. Io sono Caliborn, ho un canale YouTube dove parlo di letteratura medievale, ho anche una pagina Instagram che è funzionale al canale e ho un podcast di lettura e commento della Divina Commedia. Sto per finire il Purgatorio e tra un po' si va in Paradiso. Fantastico, sono veramente contento. Io devo ancora finire l'Inferno. Casomai durante queste vacanze di Natale farò un bel salto in avanti. E infine, per ultimo, diamo il nostro benvenuto. Ciao, sono Zack, velocemente ho anch'io un canale YouTube, una pagina Instagram, tratto principalmente di storia militare. Vorrei estendere anch'io ad ambiti culturali e un pochino di storia più generale, ma siccome non riesco a stare dietro neanche alla base del canale, una cosa per volta. E avrei voluto fare la scelta di Age of the Vikings, tutto sommato, ciao incontri di storia, perché io invece sono andato avanti con la serie e avrei voluto non farlo col senno del poi. Tutto qui. Bene, da queste belle premesse siamo veramente super motivati per poter iniziare. Allora, per non fare l'errore di prima, allora, la prima parte, adesso prendo questa prima parte, vorrei parlare, cercare di un confronto così, proprio soggettivo, se vogliamo, di queste due serie TV, che combinazione sono uscite lo stesso anno, stessi mesi direi. È uscito prima la puntata della La Casa del Drago, poi se non erro Gli Anelli del Potere ha fatto uscire 2 episodi insieme per stare al pari, quindi una contesa direi sentita dagli stessi autori, se non di più, se vogliamo, forse da Amazon, che ha sentito ovviamente, cioè House of the Dragon dietro c'è GOT, quindi che rievoca serie fantasy, se vogliamo, per eccellenza. Quindi per non fare l'errore di prima, salutiamo, scusatemi, prima di iniziare, Media. Bene, Elisabetta, vuoi iniziare tu con, se vuoi, questo confronto, quello che ci vuoi dire di tuo? Allora, io personalmente House of the Dragon l'ho visto tutto e mi è piaciuto tantissimo.
Gli Anelli del Potere, purtroppo, come ho detto prima, l'ho lasciato dopo la prima mezz'ora del primo episodio, per il semplice fatto che mi sono addormentata bellemente, non lo nego, perché i dialoghi troppo lunghi, troppo lenti, non avevano quella verve che invece erano presenti in House of the Dragon. E non ho avuto proprio l'intenzione di continuare la serie TV. Troppe, non so, mi hanno rovinato il mio immaginario Tolkien, personalmente. Poi alcuni naturalmente è Perché tu piaciuto. l'hai letto, cioè hai letto il Silmarillion, sai di cosa si stava andando. Ok, Sì, ok. sì, No, sì, no. specifichiamo che non... No, non sono una novizia, non è che non ho Ok, letto i ok. libri, li ho letti, li ho letti, per cui so di Quindi, cosa sto parlando. quindi andiamo a Poi parlare, il prossimo tema sarà appunto questo, la fedeltà degli autori. Vai, sì, continua, scusami. appunto. E quindi ho trovato più fedeltà in House of the Dragon, nonostante alcuni cambiamenti, ovviamente, perché giustamente bisogna che a livello cinematografico vengono riadattati, ci siano dei riadattamenti. Bisogna vedere come rifanno questi riadattamenti. House of the Dragon è uscito secondo me molto bene, ma Gli Anelli del Potere proprio non mi ha preso sin da subito. Un po' anche la sigla, devo essere sincero. La sigla è Vai, che stata... abbiamo parlato un attimo prima, in questi giorni ci siamo confrontati sulla sigla. Tu avevi una tua, mi ricordo, opinione personale che ci sta della sigla. Sì, è una melodia che secondo me sentita, risentita, trita e ritrita, non ha nulla di a parte che non ha niente che mi riporti al Signore degli Anelli, cioè è una sigla secondo me fantasy, di qualsiasi serie TV fantasy, già fatta. Mentre House of the Dragon, a parer mio, ha una sigla che rimanda a la serie TV precedente, Games e Trono di Spade, ed è stata una bella giocata, perché ha voluto fare un continuo alla fine, anche se parla di quello che è successo prima, ma ha fatto un bel rimando, soprattutto è stato bello anche a livello grafico, essendo ambientata nel periodo dei Targaryen e il loro motto era fuoco e sangue, vedere il sangue scorrere durante la sigla a me è piaciuto personalmente. Cioè, mi ha proprio trasmesso il tema che era la serie TV. Ma poi se posso, proprio per tutta la serie TV il sangue di Valyria scorre denso nel Targaryen, dentro le cioè proprio un loop continuo, effettivamente, l'hanno fatta vedere, un dettaglio se vogliamo anche macabro, cioè se all'inizio Gotham faceva vedere la cartina che aiutava un sacco, poi anche cartine interattive, cioè la sigla interattiva, Goth, secondo dove andavi faceva vedere una città diversa, qui faceva vedere secondo i vari personaggi, c'erano i simboli con i vari personaggi, cioè sono sempre stati abbastanza sul pezzo. Bene, vuoi aggiungere ancora qualcosa? Se no, da quello che ho capito, non ti è piaciuto a livello filologico, basta, con una vera vichinga hai preso l'ascia e hai tagliato il nodo gordiano e Esatto, via. come ho fatto con Vikings, ho fatto anche con Gli Anelli del Potere. Va Quindi bene. Perfetto. Allora, direi, visto che abbiamo parlato di filologia, io non... Allora, Zach, bene o male, conosco il suo parere perché ho visto i suoi alcuni video commenti, abbiamo parlato. Non conosco Calibur il suo parere, che non so, forse mi sbaglio. Secondo me, da un lato, potrebbe avere, cioè, forse più mite di tutti quanti noi tre messi insieme. Non lo so, però comunque c'è sempre l'animo del filologo che si fa sentire. Sì, allora, ho visto entrambe le serie completamente. E, sì, ovviamente ho preferito House of the Dragon rispetto agli Anelli del Potere. Sì, cioè, gli Anelli del Potere è stato molto molto fiacca come serie, proprio a livello narrativo, cioè, senza neanche tanto entrare nel merito della fedeltà o meno all'opera di Tolkien.
proprio a livello narrativo era molto, ma molto fiacca, una noia mortale. Ma ricordiamoci ad esempio, cos'è? Forse il quarto o il quinto, l'episodio della battaglia, cioè l'unico episodio che hanno combattuto dell'eruzione. Poi quello successivo è stato veramente un qualcosa, forse l'episodio più lento di tutti quanti, cioè dove alla fine si sistemano, uno va di qua, uno va di là. O no, questa è stata la mia opinione. Sì, Beh, sì, fiacco, cioè, proprio a livello narrativo molto fiacca e piena zeppa di fanservice e rimandi all'opera di Jackson alla fine, ok. o comunque all'opera principale, al Signore degli Anelli. Certo. Va bene, vuoi aggiungere ancora qualcosa? Se vuoi diamo la parola al più cattivo di tutti. Parlato sì, degli Anelli del Potere, hanno parlato di House of the Dragon. House of the Dragon mi è piaciuta molto, molto di più. Proprio a livello narrativo è proprio fatta bene e si vede che dietro c'è un autore, c'è l'autore che è Martin. Certo. Mentre sì, per gli Anelli del Potere raffazzonato su un po' di materiale, neanche dal Silmarillion, perché no, non hanno preso dal Silmarillion, ma dalle appendici del Signore degli Anelli. Cioè, è come voler fare un film sull'Iliade basandosi sui pochi frammenti della traduzione di Livio Andronico. Grazie davvero per questo commento. Cioè, scusatemi, stavo cercando di mettere in evidenza un commento del Ramingo, che saluto, grazie del toscano. Come non essere d'accordo con lui? Cioè. Giustamente, se non si offende lui. Poi stiamo parlando con Calbo, che ha fatto i suoi podcast, sta facendo i suoi podcast su Dante, quindi qualche commento in toscano, non lo so, sarà il destino, sempre ben accetto. Sì. No, hai pienamente ragione, quello che questo commento classico, cioè, a mio avviso, evidenzia in modo impeccabile, ma poi più che altro, cioè, è una serie, hanno pagato 1 miliardo, se non erro, di dollari per fare questa serie TV. E perché non prendi i diritti? Cioè, che diciamo è la prima cosa, cioè se vuoi fare una serie prendi tutti i diritti per farla, poi come l'hai speso? Allora, la domanda è: allora questo miliardo come l'hai speso? Poi non sono parole mie, ho visto in questi vari periodi delle varie live di Valinor, che ovviamente tutti quanti immagino che conoscete, ha fatto queste live immense, letteralmente, da botte 4, 5, 6 ore l'una, e se non ero proprio lì, l'autore di Valinor, ha detto una cosa estremamente giusta, che per carità 1 miliardo, che è una manovra finanziaria di uno Stato, parliamoci chiaro, sono un sacco di soldi, ma già solo li hanno spesi un sacco per fare la pubblicità al Super Bowl negli Stati Uniti, che è stata la pubblicità più costosa, quindi va un sacco lì, va un sacco anche di soldi nel poter fare la computer grafica, quindi vedete che i soldi pian piano vanno via. Poi di questo tema approfondiremo successivamente, però appunto non lo so, forse siamo un po' ingenuotti che pensiamo se dobbiamo fare una serie TV, prima prendi i diritti e poi pensa effettivamente come costruirla. Però questa cosa la dico qui, poi non mi ripeterò. Se pensiamo alla prima stagione di GOT, che veramente l'hanno fatta con un budget rosicato, cioè se pensiamo quando Robert va a fare la scampagnata, va a cacciare il cinghiale, sono 4 gatti in un bosco con una lancia, cioè che possiamo farlo, cioè noi 4 domani andiamo in un bosco e ci filmiamo col cellulare, praticamente è la stessa cosa. Però è come un po' il teatro, dà il senso, sei a teatro, sei un bosco, metti fuori dietro un arbusto, dai un po', come dire, una cosa simbolica,
non c'è bisogno che mi fai una supercomputer grafica, non c'è bisogno che mi chiami il cast 2000 persone per fare una caccia in un bosco. Però la prima stagione di House of the Dragon effettivamente è impeccabile per tutto quanto sia il discorso, che differenza House of the Dragon, scusate, Gli Anelli del Potere, avendo un budget di 1 miliardo veramente, vedendo il triste risultato non si sa che fine abbiano fatto fare. E di questa domanda non so se vuoi aggiungere ancora qualcosa, se no darei la nostra parola a Zach, che è estremamente Prego, cattivo. Zach. Guarda, ciao, intanto più che cattivo io sono sconsolato perché uno si aspettava chissà, io ero uno di quelli che si aspettava tanto finché non sono iniziate le polemiche, però dice vabbè si può fare di meglio. Il problema è che a sto punto i diritti potevano non comprarli e inventarsi un'altra storia completamente, forse avrebbero fatto meglio, ma poi oggettivamente almeno per me è stata una serie scritta male di suo, tolto l'attinenza al testo, tolto tutto, ci sono davvero delle cose che tu le guardi e dici ma non ha il minimo senso logico. L'unico motivo per cui puoi giustificare certe scelte è che sono tutti degli schizofrenici che si alzano al mattino, pensano una cosa, a colazione hanno già pensato l'opposto, e è tutta una serie di cose che non sono giustificabili, la trama va avanti perché è così. Poi non voglio dilungarmi, ma per farla breve, te citavi giustamente l'episodio della caccia del re, dove però ci sta, dici, è una caccia, però dici, questo è uno che vuole farsi le cose da solo, va in giro. Dobbiamo parlare di un comandante degli eserciti al plurale del nord che va in giro con 5 persone. O del concilio del più grande impero del mondo che ci sono 4 persone di cui 2 stranieri ospiti. Tra quale quella straniera ospite litiga a bestia appena arrivata. Si la tira in una maniera che ti dici figlia. Però guarda, da questo punto di vista io sono stato grandemente deluso, perché appunto poi in certi casi come questi dici ma paga 2 comparse di più. Mediaetas, sono abbastanza d'accordo con te, perché è quello che esatto. Poi per non parlare della faccenda di Jackson, che hanno detto no non c'entra niente, siamo tornati ai libri, e poi fanservice a palate fatto male per ricordare Jackson, perché te dici poi perché sennò che senso hanno certe battute totalmente fuori, o certe scene che sono prese, sembrano quei lavori che si facevano alle elementari con le cartine, no? La carta velina per copiare la cartina, e non è Arwen, è l'altra Galadriel che insegue un tizio a cavallo dicendo le stesse identiche parole, e te dici vabbè, ce la teniamo, vabbè. Uno ce la terrebbe se fosse una cosa, ma se sono tante. E quindi niente, per me ho decisamente apprezzato molto di più House of the Dragon, anche se io sono molto più tolkieniano, forse anche per questo. Devo dire però molto rapidamente che me la sono, come dicevo prima Gianluca, me la sono ripresa tutta negli ultimi 3 giorni, scusatemi. E diciamo, mettendola molto semplicemente, House of the Dragon è il Trono di Spade delle prime stagioni. Gli Anelli del Potere non è il Signore degli Anelli. Fine. Cioè, da una parte si vede che c'è l'impostazione, tanto un'impostazione che non è cosa scontata, ma poi davvero è Martin delle prime stagioni, anche se devo dire un pochino più ripulito in certe circostanze. Mentre Gli Anelli del Potere è un'altra cosa, cioè lì lo guardi e dire che vedi Tolkien o Jackson è più forzato. Quindi appunto per me già soltanto per questo, nonostante parentesi, io ho letto Martin ai tempi, ma non ho letto l'opera alla base di House of the Dragon, però davvero tu lo riguardi e dici questo sembra il Trono di Spade. Tu guardi Gli Anelli del Potere e dici che cos'è questa cosa qua, scusate un attimo, non è il Signore degli Anelli, ma non è neanche un sacco di altre cose. Io ho detto che è in certi punti è un teen drama ambientato nel mondo di Tolkien. Anche House of the Dragon, quei 2 amanti a numero, se non erro, cioè, quello non è un teen drama, cioè, sì, esatto, Madonna santi, manca soltanto che ci sia la partita di fine anno del... Beh, io ho visto un pezzo dove Galadriel se la fa a nuoto, cioè scusatemi. A parte che già che si chiama Galadriel è stato un colpo. Galadriel è il nome che gli dà Celeborn, cioè Sì. già lì
Sì, ma anche È da lì, spegnere il ecco, televisore. una cosa bella tra l'altro è che da una parte abbiamo persone che evolvono, qua invece ma evolvono anche perché sono ragazzini all'inizio e e la gestione dei tempi, ne parleremo meglio dopo, è fatta bene da una parte, dall'altra te dici, ma tu sei un'elfa di 2000 anni, almeno, ma ti comporti così, ma neanche un adolescente, dai. Ci sono cose che uno dice, vabbè, comunque basta, ho già preso troppo tempo, questo era il mio parere velocemente, sì, anche io sono per il Team House the Dragon e basta, non c'è molto altro da dire. Ahimè, devo dire che stavolta il risultato dell'opera di Tolkien è stato, oddio no, l'opera di Tolkien avvelenata, per non dire qualcos'altro, è stata surclassata dall'opera di Martin. Non c'è niente da dire. Se posso aggiungere, cercando anche di mischiare un po' le carte, andare un attimo in profondità riguardo a tutto questo discorso, poi cambiamo ovviamente focus. Cioè, a mio avviso, ripensandoci anche nel corso del tempo, il grande problema dei Anelli del Potere è che è stata all'inizio cioè, troppe aspettative positive. Se pensiamo alle prime pubblicità, c'era appunto Galadriel, va bene, aveva l'armatura, doveva fare la donna guerriera, non poteva essere la Galadriel del Signore degli Anelli, e va bene così, un'altra interpretazione, ecco, va bene così. Possiamo farcela, però se fatta bene, per carità, se casomai poteva essere guerriera, combatteva, che di fatto nella seconda era combatte, però non doveva per forza essere questa pazza furiosa vendicativa. Potevamo vedere un aspetto un po' più guerriero, ci poteva anche stare comunque una interpretazione. Però se pensiamo all'inizio delle prime pubblicità, il suo pugnale rappresentava i due anelli, due alberi della luce, sono scesi in dettagli molto profondi nelle locandine, quindi tutto questo ha creato un sacco di aspettative estremamente positive tra i fans, diciamo, che hanno letto i veri tolkieniani, se vogliamo usare questo termine. E quindi secondo me il suo grande pena che colpa, che ha cercato di accontentare tutti, quindi da un lato all'inizio i veri, chi ha letto Tolkien, poi chi ha letto Tolkien si è, tra virgolette, preso bene, perché alla fine Il Signore degli Anelli di Peter Jackson, per carità, anche lì ci sono, se vogliamo, delle sbavature, degli errori, ci sono state delle scelte del regista e va bene così, però nessuno può puntare il dito e dirgli hai fatto un pessimo lavoro. Quello che, per concludere, ha creato un sacco di aspettative che poi non sono concluse. Siamo arrivati in questa serie TV dove c'è stata una virata, ha strizzato l'occhio ovviamente al politicamente corretto, ha strizzato l'occhio, se vogliamo, a un pubblico estremamente più teenager, come se vogliamo potrebbe essere Stranger Things. Per carità, a chi piace è una bella serie, però non si può mettere sullo stesso piano, sulla stessa pesantezza. Se fai una serie TV sulla seconda era del Silmarillion, ti aspetti determinate cose. Quindi secondo me è stata un po' troppo caricata. Poi, se posso fare delle mie conclusioni proprio di queste due serie, per quanto riguarda appunto, prima collegandomi a Elisabetta, riguardo appunto alla sigla, cioè, secondo me House of the Dragon ha fatto la scelta migliore, ovvero è la stessa sigla, la stessa soundtrack di GOT. Non poteva essere che scelta migliore di questa. Uno, perché ti rimanda subito a quella serie TV. Farne un'altra simile sarebbe stato un clone, farne un'altra diversa sarebbe stato un orrore, perché tutti abbiamo in testa quello, e di fatto poi è un marchio. Quindi quella sigla ci rimanda a quello. E invece il grande peccato, se di Anelli del Potere come sigla, che io ho ascoltato anche tutte quante le varie composizioni, ma soprattutto quando la sigla iniziale, all'inizio parte come con un corno, e per carità ti ricorda anche un po' la grande colonna sonora del film di Jackson. Io, mio gusto personale, amo un sacco i film dove la colonna sonora è una parte integrante di quello che stiamo vedendo, proprio narrativa. Jackson la conoscete tutti come sigla, ma lo stesso anche GOT. Un piccolo esempio: passano delle guardie Lannister e cantano un piccolo verso delle piogge di Castamere, che è il loro inno. A me queste cose sono fantastiche, io vado impazzisco quando sento queste cose. Oppure ad esempio Harry Potter, proprio il primo, vanno a parlare con
con Hagrid e lui col flauto suona il tema del film, è fantastico. Oppure parliamo di Narcos, all'inizio prima puntata è Narcos che parla con Pablo Escobar parla con dei suoi per mettere su il suo impero e decide metti su questa canzone, parte la canzone che è il tema della serie TV. Io per queste cose impazzisco, mi piacciono un sacco. Trovo che questo manchi nel Signore del Potere, non c'è una colonna sonora che è portante. Pensiamo anche a GOT, che mi pare il penultima stagione della 6ª puntata, quando Cersei fa esplodere il Tempio di Baelor. Ci sono 10 minuti tutti interi di solo musica che descrivono tutto questo, e praticamente per 10 minuti abbiamo solo immagini e musica, ed è veramente, a mio avviso, veramente bello. Sono dei miei momenti delle serie TV, diciamo, contemporanee, e tutto questo manca in Il Signore, scusate, degli Anelli del Potere. E inoltre come sigla, per carità, all'inizio il coro un po' strizza un po' l'occhio a quella che è stata la sigla del Signore degli Anelli, però manca, a mio avviso non c'è un tema che di fatto ti entra nella testa, come potrebbe essere appunto il tema di House of the Dragon. Manca un po', per carità, sa molto di elfico tutto quanto, ti dà un po' questa, almeno a me, questa atmosfera di entrare un po' nel bosco, nei reami degli elfi, ma non ti rimane, cosa che effettivamente il tema di House di Goth buca il cervello, cioè ti entra. Infatti quando è uscito, pare nel 2010, forse anche prima o dopo, YouTube era impazzito, tutte persone che volevano fare le cover col violoncello, con vari strumenti. Però immaginate fare la stessa cosa però della sigla degli Anelli del Potere, non è possibile, perché non c'è un vero tema. Beh, se Vai. fossero stati furbi avrebbero potuto prendere magari una di quelle colonne sonore che Jackson ha usato per i regni elfici proprio. Basti pensare alla Compagnia dell'Anello quando loro entrano a Lothlórien, ad esempio, sarebbe stato bello Certo. anche quello, però si sa che loro non sono stati bravi così, dei geni a comprare i diritti, quindi hanno fatto cagate su cagate. E sinceramente io non mi aspettavo tutto questo granché, già dalla sigla di pubblicità, quando ho visto l'elfo nero, la prima cosa che ho pensato, ho detto, ecco, questa è una cagata pazzesca. Oh, ci ho preso in pieno, volevo ricredermi, ma giuro che ci ho preso in pieno. La cattiveria severa ma giusta di Elisabetta. Io l'ho conosciuta tramite una live di Ramingo che era presente, veramente la sua severa ma giusta. Ho detto ma devo fare una live con lei perché condivido pienamente il suo pensiero, lo dice in un modo, poi anche altri pensieri che appunto, essendo donna, può permettersi di fare certi commenti che io, essendo maschio, se già solo pensare sarei messo a crocifisso a testa in giù lungo l'Appia. Invece Beh, poi la cosa bella personalmente è che in House of the Dragon si sono giocati benissimo la carta di alcuni attori, per esempio Matt Smith in Daemon Targaryen è perfetto, cioè è proprio stato il Daemon Targaryen dei libri. Io il libro l'ho letto ed è lui, lo stesso attore che adesso mi sfugge il nome, di Haemond Targaryen, è uguale, cioè sono i miei 2 personaggi preferiti nel libro, quindi l'hanno trasportati esattamente come sono nei libri. Cioè proprio un lavoro eccellente. Ti dirò di più, vedendo anche, c'è un noto canale YouTube, si chiama Il Mondo del Ghiaccio e del Fuoco, che ho seguito diverse loro live. Molto di Daemon, è proprio grazie all'attore, cioè l'ha fatto lui sul momento, l'hanno improvvisato, quindi questa è anche la grandezza. Ma non voglio dire che gli attori degli Anelli del Potere non fossero bravi. Secondo me è proprio il materiale alla base che è scadente. Se ti danno, qui è un altro punto che abbiamo parlato, sicuramente approfondire, proprio la qualità dei dialoghi. Cioè, sono veramente bassi quelli di Anelli del Potere. Beh, a parte, se vogliamo, l'inizio, che quando a livello di registi, a livello di registi, all'inizio, quando sono nei reami degli elfi, hanno un linguaggio aulico. Però a me un po' si perde poi tutto questo. La prima puntata parlano veramente in modo aulico, come te l'aspetti. Poi che però sono anche a un linguaggio aulico, ma vuoto, concretamente non c'è niente. certo, È come uno che fa un gran bel discorso, ma te dici, quindi faccio la pasta, butto la pasta, ok, va bene. Cioè il concetto base è che il concetto, non dicono niente, 10 minuti. Se poi te ne penti? Scusate, altra citazione aulica.
E quindi, cioè, a mio avviso è un po' questo, se il materiale alla base è comunque scadente, se i dialoghi sono proprio vuoti di per sé, non so, Galadriel c'ho la tempesta dentro, cioè, c'ho i pugni nelle mani, cioè, è un po' questo, cioè, a mio avviso, senza offesa, il mio voto finale per, se vogliamo, giudizio finale agli Anelli del Potere, senza offesa, a parte tutto che fare una serie TV su un autore, e poi lo vedremo in seguito, però fare una serie TV, come hai detto tu, Zach, se non erro, fai una serie TV su Tolkien, poi non prendi i suoi diritti, tanto vale ne fai un'altra, cioè sei così tanta fantasia, falla, che poi voglio dire, tutto il mondo fantasy deve qualcosa a Tolkien, che lui è stato il primo, anche a livello geografico, cioè questi due continenti, est e ovest, pensiamo al mondo di Warcraft è fatto così, lo stesso anche il mondo di Martin, Westeros e Essos è fatto est e ovest, forse l'unico quell'arte mondo fantasy, c'è anche una serie TV che non mi viene in mente, che l'attore è quello che ha fatto Superman, scusatemi, è un buco di memoria. The Witcher, che lì il continente è una Pangea, quello un po' si discosta un po' però tutti devono a Tolkien. Fai una tua serie TV con degli elfi, gli orchi, quello che vuoi, ma trattala come vuoi. Poi ne parleremo in seguito. Perché è stata fatta a mio avviso semplicemente per il guadagno, cioè per il marchio. Fai una roba serie TV Signore degli Anelli, già tutto il pubblico la guarda. Poi di quei pochi, la nicchia che ha letto i libri non gli piace, ma chi se ne frega, tanto l'hanno vista e siamo contenti. A tal proposito, infatti, io me l'ho perso, qualcuno poi l'ha seguito, cioè, io ero rimasto che erano usciti solo i dati delle prime 2 puntate di ascolti. Dopo si sa come sono andati il resto? I dati senza i commenti che hanno disattivato. Esatto. Perché già lì si è visto già lì capisci. Andava a finire, esatto. Come del resto ne parleremo meglio dopo. Io sono convinto che tutto paradossalmente, te parlavi prima dell'elfo nero, io sono quasi convinto che non c'era all'inizio, l'hanno buttato dentro perché ma parliamo dopo, aspetta, questa cosa è praticamente corretto? No, sì, ma era giusto per dire, consapevoli dello schifo hanno deciso di pararsi così. Hanno detto nessuno potrà criticare perché troppo machiavellica, cioè, se ci fosse Tywin Lannister sì, non c'è un Tywin Lannister tra Amazon, non è una brutta se c'era Tywin Lannister sarebbe stato il protagonista della serie TV, altro che Galadriel e tutto il resto. No, ma dico, la critica che faccio io a Zach è troppo una cosa machiavellica. L'ho pensato troppo. Abbiamo fatto una gran cavolata, vabbè, troviamo il capo espiatorio e lui è colpa sua, che poi alla fine fra tutti, cioè non è sì, io intendevo dire il fatto che tu dici abbiamo questa componente, poi chiunque critica lo attacci di razzista, misogino, quello che l'è, inteso quello. L'attore infatti, io ripeto, anche a me non mi era dispiaciuto sinceramente, cioè di peggio appunto, come quella piccola biondina che no, se posso non credo, perché abbiamo un'elfa nera, abbiamo la donna la regina di Númenor, che Tolkien mi parla di argentati, e anche le di colore, cioè abbiamo tutto di più, non abbiamo solo i cattivi di colore, non ci sono cattivi di colore, quelli che mancano all'appello, chissà perché, ma questo ne parleremo in seguito. Secondo me no, l'ho introdotto troppo presto, ma vai tranquillo. E nulla, io direi abbiamo fatto mezz'oretta, non so, vabbè, abbiamo parlato del no sense e tutto, anche gli effetti speciali abbiamo parlato, secondo voi, cioè vera giro, effettivamente per fare una serie TV servono così tanto questi effetti speciali? Cioè io francamente vi parlo, io dopo che ho visto questa serie TV, Gli Anelli del Potere, mi ha preso una gran nostalgia, una gran malinconia, mi sono rivisto proprio i film di Jackson, ho detto fammeli rivedere, anche con un occhio critico. Film di Jackson c'è poco niente di computer grafica, quando inquadra le montagne, effettivamente una montagna, ci sono delle inquadrature spettacolari, che le ha fatte all'inizio degli anni 2000, cioè stiamo parlando, quindi con un budget di 1 miliardo. Sì, ma poi appunto anche la computer grafica dell'epoca si vede che è vecchiotta. Certo. Ma essendo così poca e usata così bene, te dici... Sì. Cioè, se non erro fu curata da Andy Serkis, che era l'attore di Gollum, no? Se non erro. Io devo dire che di recente l'ho andato a vedere del Signore degli Anelli. Questo non lo so francamente. Avevo sentito un'intervista, lui ha un'azienda che fa proprio sviluppo 3D e lo fa anche in altri film, e aveva fatto anche quello del Signore degli Anelli, e si vede comunque, cioè dopo 20 anni è ancora un signor film.
Certo. Io l'ho andato a vedere al cinema Il Ritorno del Re quando l'hanno rimesso in sala l'anno scorso. Te dici, porca vacca, dopo 20 anni. Tra l'altro noti cose che non avevi mai notato sul grande schermo. Io l'avevo visto soltanto in VHS all'epoca, e sul grande schermo vedi cose che non avevo mai notato, tipo gli olifanti, quando Minas Tirith è già liberata e ci sono degli olifanti ancora che vanno in giro, te dici, oh, mio Dio, ci sono delle cose bellissime, cioè tu esci da lì e dici, come non è invecchiato di un giorno come Bilbo, ma ha fatto meglio. E invece qua te dici, ok, fra 6 mesi, come si dice, gli Anelli del Potere sarà ancora vedibile soltanto per gli effetti speciali. Beh, ma se tu pensi ancora adesso l'unica, penso, tra le due, la scena quella più vista è quando c'è quella di House of the Dragon, quando Vagar mangia quell'altro. È la scena più Sì, vista. bella quella, cruda, diretta. Sì. A parte che a me è venuto un colpo, così uscito da un momento all'altro. Diamine, no, io me lo aspettavo, ma Però- poi avevo memoria di come finiva quella Però parte. cioè, non hanno speso gli stessi soldi per gli effetti speciali, ma cacchio, quello già solo quello gli dà una pista. E anche le scene di massa, al di là degli scontri eccetera, c'è già soltanto cos'è il momento in cui loro sono nella fossa che acclamano il nuovo sovrano. Io l'ho vista a computer, ma sembrava più realistico di quando l'ho vista in TV grande, quando c'erano quel cos'è che è lì la donna lì del sud che dovrebbe arringare, non si capisce perché lei, la folla, e lì prima ancora li vedi, dici sono 5 gatti e si vede benissimo che li hanno triplicati alcune comparse. Poi escono le immagini, guarda, le hanno triplicate, ma lo vedi ad occhio nudo. E te dici, ma con $1 miliardo una comparsa ti costa $80 al giorno, $80 al giorno? Ma sul serio, non potevi prenderne un po' di più e vestirla in modo diverso. E cioè lì dici, non è che stai lì nella fossa del drago, sono migliaia, lì sono 50. Prendine 40 diamine e basta, non prenderne 10 e fare per 5. È un po' triste come cosa. Quindi anche lì te dici, gli effetti speciali da una parte alle volte ci sono e dall'altra ti cadono su delle cose che tu dici, cioè, i Peplum questo problema non l'avevano perché pagavano le comparse 60 anni fa e basta, diamine. E dei Peplum dici, quelle sono tutte persone vere, lì non per niente alle volte prendevano anche dei reparti dell'esercito, però dici, sti cavoli, sono più credibili quelli. È tutto lì. Bene, quindi direi, se volete ancora aggiungere qualcosa, se no possiamo chiudere un attimo questa gigantesca parentesi. Quindi vorrei entrare, se volete, nel vivo della nostra questione, quindi cercare di prendere, perché tutti quanti siamo abbastanza delusi da questa serie, abbiamo visto come dire, io personalmente nel potere la considero una trashata, io la prendo per un prodotto trash, francamente. A me piace il trash, lo ammetto. Io pensavo che era un film di Monty Python, però fa niente. Va bene. Allora, cercherei di analizzare, cioè, prendiamo queste serie TV, mettiamo nel vivo della nostra live, cerchiamo di vedere come rappresentano la nostra società, quali valori, come vogliono vedere. Quindi, prima da tutto, direi partire da questo punto, che già ne abbiamo parlato e magari andremo molto veloci. Questa è un po' una domanda un po' che va un po' sempre nella storia, cioè un autore, un artista, qual è il suo diritto di poter, tra virgolette, cambiare la storia? Che diciamo, questi sia Tolkien sia Martin sono due prodotti letterali che piacciono nella letteratura fantasy, se vogliamo mondiale, della storia mondiale. Qual è il diritto di un autore, di un regista in questo caso, di poter cambiare così radicalmente, inventare una sua storia, quindi modificando quello che di fatto un altro autore ha scritto, che ne so, io voglio fare un libro, una serie TV sull'Iliade, mi piacciono i troiani, faccio che vincono i troiani. Ha senso, no? Se lo faccio con un determinato Tarantino, ad esempio, di Bastardi senza gloria. Che sull'Iliade hanno fatto di molto peggio di Sì. recente. Vabbè, cos'è? Io trovo, ecco, a proposito di trash, piccola parentesi, secondo me un film veramente più trash in assoluto sull'Iliade è Elena di Troia, dove c'è un Achille pelato che tutto il tempo urla. Quello del 2001 però, non sì. quello degli anni 60. No, quello del 2001, dove c'è un Achille pelato, urla tutto il tempo, non ha un dialogo, è peggio di 300, urla e alla fine muore sbattendo addosso una porta, cioè neanche la freccia sul tallone, che mi chiedo
e con Paride figo, grosso il doppio di Ettore, che in Me la son realtà è persa. buono. No, se lo guardi, Paride è quello Eh, più forte dei due. non Invece, me la ricordo, curiosità. guarda, Devo andare a ripassare, chiedo una scusa. live anche, dovremmo fare una live anche tutti sull'Iliade, Va capolavoro bene. di tutti i tempi. Va bene, comunque fatto sta, la mia domanda che vi pongo è questa. Oggi, appunto, diciamo, il fine che ha mosso, a mio avviso, che si sente anche, c'è questi autori, la critica che sta, come dire, Tolkien è un autore vecchio, un autore del Novecento, non hanno potuto dire che era eurocentrico, filo occidentale, perché gli elfi sono biondi, occhi azzurri, allora strizza l'occhio a quel mondo lì. Secondo me questa è la critica che sta negli autori. Loro hanno voluto riscriverlo e hanno voluto dare appunto la loro visione della società più comprensiva, se vogliamo. Ma la mia domanda ancora è questa: quanto è lecito fare tutto ciò, cosa che oggi mi sembra un po' un imperativo un po' della nostra società, della nostra cultura, che è anche un tentativo di cancel culture, se vogliamo, alla fine, prendere l'opera di un altro e riscrivere secondo il nostro pensiero. Non lo so, giro a voi questa domanda. Chi si sente di iniziare? Io puntavo su Calibur, visto l'argomento, però... Va bene, dai, inizio io. Cioè, allora, secondo me intanto le serie TV ultimamente, cioè, sono paragonabili a degli hamburger buoni, succulenti, che mangi in un attimo e poi te li dimentichi. In effetti è un po' così anche per queste due serie. Cioè, sia gli Anelli del Potere, che vabbè, per motivi che abbiamo detto, sia anche House of the Dragon, ora come ora non è che compaiono tanto, cioè, sui social non se ne parla neanche quasi più. Cioè, diciamo che questa live è diciamo un po' fuori tempo massimo. È off topic. Sì, è un po' off topic, però in effetti ormai non gliene frega più niente a nessuno, né degli Anelli del Potere né di House of the Dragon. Ora ad esempio la serie TV, appunto, c'è mercoledì Addams di Tim Burton, adesso sta spopolando quella. Chi lo sa per quanto, magari dopo Natale, magari tra un paio di mesi, anche quella andrà nel dimenticatoio e ritornerà quando faranno una nuova stagione della serie. La stessa cosa è successa a The Witcher, quando è uscito The Witcher, tutti quanti che parlavano di The Witcher. Adesso chi è che parla di The Witcher? Nessuno. Potremmo fare una live, se vuoi. Adesso parlano di The Witcher solo perché Henry Cavill se n'è andato, Sì, quindi sì, adesso ne stanno parlando appunto per quello. come perdere soldi e visibilità andando via l'attore principale. Geni. Ma Proprio. anche questa appunto, simpatica serie stanno andando i migliori, da quanto ho capito. Sì, ma lui l'aveva detto che se ne sarebbe andato solo se avessero cambiato la storia, e la stanno facendo e lui se n'è andato via. Quindi da lì si capisce. Lui è stato di parola, sono gli autori che non lo sono stati. Però sì, mercoledì Addams, io la sto rivedendo per la seconda volta, mi piace un po' perché sono fan di Tim Burton, quindi la rivedo volentieri. Poi è stata comunque una serie TV ben fatta,
Cioè, si vede la genialità di Tim Burton dietro quella serie TV, le angolazioni, proprio i personaggi sono stati proprio caratterizzati da lui. Penso che avrà cioè avrà sarà parlata, cioè sarà raccontata sui social fino a quando non uscirà Vikings Valhalla il 12 gennaio. Cioè, saluto Andrea Ronchetti anch'io. Ciao. Quindi sì, ormai le serie Vikings TV Valhalla fa sempre parte del ciclo di Vikings in tutto ciò? è il continuo di Vikings. Sono andati avanti, ok. Sì, solo che l'ha fatto Netflix e parla di tutt'altra storia, cioè parla di Canuto e dell'epoca cristiana della Scandinavia. E secondo me è fatta molto meglio rispetto a Vikings, però fa niente questo personaggio. Speriamo. E secondo me, cioè, House of the Dragon sì, è stata fatta molto meglio rispetto agli Anelli del Potere, però fare serie TV che si basano sulla storia di una serie TV già fatta, perché Voi mi sentite? Abbiamo perso Eli. ok, Sì. ritornata. Va e viene, non so Vai. cosa sta succedendo, non lo so. Sto dicendo comunque fare serie TV su L'abbiamo persa. Casomai, allora, parliamo un attimo tra di noi. Poi quando parlando arriva... di spin-off, del concetto di spin-off stesso, però. Sì, vabbè, quando poi arriva, casomai continua. Giusto un attimo per chiudere per Kalenburg, dunque quello che mi sembra, tu vedi un attimo questo effimero della serie, che sono così effimeri, bisogna prendere il momento. Quindi... Sì, appunto, è ritornata Eli. Non so cosa sta succedendo alla mia linea, però fa niente. No, il succo era che fare una serie TV dopo una come Trono di Spade, che comunque secondo me, a parte che dopo la sesta stagione andrebbe abolita, già dopo la terza andava abolita, però dopo la sesta ancora di più, è un terno all'otto. Cioè, è già fatto una serie TV comunque immensa, perché 8 stagioni di serie TV sono veramente tante, e la storia era abbastanza complessa, per cui... Sapevi, scusami, che Martin voleva farne 12 all'inizio? Dice, Sì. se vogliamo fare la vera storia dobbiamo fare 12 stagioni. Infatti l'ottava è uscita una cagata pazzesca anche quella, cioè perché hanno fatto impazzire la Daenerys così a caso, senza... Ma anche qui appunto è la fedeltà degli autori, cioè qua stiamo parlando dei registri che, a mio avviso, o per il fanservice perché devono fare favori, far piacere, fare un prodotto che piace, oppure perché hanno una loro, se vogliamo, ideologia, come in questo caso gli Anelli del Potere, che vogliono descrivere, vogliono riscrivere certi autori. Beh, ma come ha fatto Jackson con lo Hobbit? Mm-hmm. Cioè, il triangolo amoroso che non esisteva nel libro. Ma infatti, a mio avviso, il Hobbit è un ottimo esempio, perché se negli Anelli si è impuntato Jackson, cioè, se si va un attimo un po' a vedere, volevano fare solo un film, lui che si è impuntato, è stato molto combattuto, cioè alla fine la trilogia Signore degli Anelli l'ha fatta perché la voleva e si sentiva, è sceso da compromessi. Già lo Hobbit è già un po' un compromesso tra i due, infatti si vede che a livello qualitativo perde, già un po' si avvicina alla serie TV Gli Anelli del Potere. Poi questa serie TV ovviamente non c'è la maestria, come mi hai detto anche tu mercoledì, c'è Tim Burton che effettivamente è uno gigantesco. D&D che hanno fatto il finale di GOT, facciamo Star Wars, beh, si vede. A parte che un regista che mi viene a dire... A parte che un regista che mi viene a dire che hanno fatto la scena dove c'è Arya che si incontra dopo che Daenerys ha dato fuoco da Prodo del Re con il cavallo bianco, e la scusa è stata non ci ricordavamo che Nymeria era un metalupo. Ragazzi, esiste Google, io vi voglio tanto bene, ma Google esiste. Non vuoi leggere i libri? Non parlare del più classico, no. Scusate, ma i soldi allora dateli a me. Vi faccio un lavoro, guardate che a confronto... Cioè... Vi faccio anche risparmiare. Esatto, 1/10 mi basta. Ai miei tempi, come si dice. Comunque abbiamo interrotto per la terza volta. Ma appunto, sì, un po' anche tornando al discorso di prima, che
sì, queste serie TV sono un po' appunto effimere, durano un po' proprio quel mese e mezzo. quel mese e mezzo. Secondo me è anche dovuta al fatto che ci sono ormai tutte queste piattaforme come Netflix, Disney Plus e via dicendo, che intanto sfornano serie TV una dietro l'altra, e quindi anche lì non riescono neanche a starci tanto dietro a curarla anche a livello narrativo, cioè buchi di trama spaventosi. Quindi non rimangono tanto rispetto a magari serie TV di qualche anno fa che alla fine uscivano, che non so, su Sky piuttosto che sulla TV normale, e usciva una puntata ogni settimana e si creava un'aspettativa. Cioè io mi ricordo guardavo Walking Dead, c'erano certe puntate dove magari uno dei protagonisti forse era morto, forse no, e quindi durante la settimana tutti quanti ne parlavano, ma è morto, ma non è morto, e lì a riguardare la serie, guardare fotogramma per fotogramma se si capiva qualcosa. Cosa che ora non succede più, perché te la sparano tutta Il botto. tutta di botto, esce tutta la serie e c'è chi se la guarda anche tutto in un giorno. Possiamo dire che la società Però si va detto che è... ci hanno provato con gli Anelli del Potere. Perché non sappiamo se Isildur è vivo o morto. Vabbè, sicuramente. Chi è che non getterà l'anello? Ma se vuoi lo getto io, cioè nel senso non c'è nessun problema. Ma sei donna, però non sei No, di no, ma poi, colore, mi spiace. Cioè, guarda, mi abbronzo, non ti vabbè, preoccupare. puoi farlo. Se sei di colore poi donna single, mamma, puoi Cioè, farlo, senti, solo per cioè, questo. erano fatti meglio gli effetti speciali di Buffy l'ammazza vampiri. Di Hercules. Hercules, vogliamo parlare anche di Xena, che lanciava quel cacchio di cosa, non sapevi che... Sta diventando una live estremamente boomer, comunque. Ma è vero, cioè, adesso si parla ancora di Dawson Creek, di Buffy l'ammazza vampiri, guarda che ci sono ancora in giro, No, non certo. sto scherzando. Io me la sono ancora rivista Buffy l'ammazza vampiri, sinceramente, a posto degli Anelli del Potere. Sai che cosa, Gianluca? È davvero come avevi annunciato te, preventivato, diciamo, te prima, ovvero sia fra 20 anni tiene il passo sta cosa o no? Tutto lì. Che noi dopo 20 anni stiamo a guardare Il Signore degli Anelli e un sacco di gente va a guardare Il Signore degli Anelli. Gli Anelli del Potere dopo 6 mesi. Una cosa che poi io ogni tanto seguo anche delle presupposte, come si dice, reaction, no? Prima volta che vede Il Signore degli Anelli, e lì c'è sempre. Ogni tanto qualcuno di nuovo, non so quanto credibile ovviamente la reaction, è un modo disperato per tentare di recuperare se stesso del passato, no? Vederlo con altri occhi quasi. Però c'è sempre qualcuno, io non so se fra 20, 30, 40 anni qualcuno dice è la prima volta che vedo gli Anelli del Potere, oh mio Dio, c'è Galadriel che sta a cavallo. Posso dire il mio, che questo è veramente il pensiero greco di un eterno decadimento verso il basso. Talmente saremmo arrivati in basso, guarderemo e diremo però non è male questa serie, perché avremo negli occhi chissà... Però guarda che io sicuramente sono soffrirò molto d'Alzheimer. Per dire una roba del genere. Scusate, ma... No, ma hai ragione. Guarda, io sono molto contrario in realtà alla logica del si va verso il basso, almeno un supporto come quello tecnico, cioè con tutti i supporti tecnici nuovi non dovrebbe essere così. Però la serie TV è costata $1 miliardo e era tutta una roba. Scusami. Perché è vuoto, è un bel guscio vuoto. È come un uovo che è stato svuotato da sotto e poi ci hanno fatto il disegno intorno.
o una copertina vuota, senza libro. Se posso, quello che state dicendo tutti quanti, proprio Calibro ha toccato il nocciolo della questione, a mio avviso. La società di oggi, se vogliamo, si è tiktokizzata, cioè è diventata molto real. Un video dura 15 secondi, 30, basta, non abbiamo... È una cosa molto da boomer dirla. Però per dire, avere la pazienza di vedere una serie TV interrogarsi, una serie TV come Dark, dove veramente, io l'ho vista, devo vedermi anche i riassunti per capire dove stiamo andando a parare. Non lo so, forse come dice Kalinbur, c'è così, forse più che altro il mercato, c'è così tanta richiesta nel mercato, c'è imbarazzo della scelta, dove veramente per tenere il passo bisogna produrre così tanto, quindi non si può dare tanta qualità, che vuol dire leggersi, fare una serie TV bene, degli Anelli del Potere vuol dire leggersi il Silmarillion, capirlo, che è una roba immensa. Il problema però del Signore degli Anelli rispetto a quello che ho detto è che intanto hanno avuto tutto il tempo del mondo, perché era stata annunciata secoli fa, ancora nella prima era, era stato annunciato. E per me appunto è stato un po' allora, io sono un fan dei Guns N' Roses. Sempre più boomer questa live. Scherzo. E in pratica ancora ai primi 2000 era uscita la notizia che sarebbe uscito il nuovo album dei Guns N' Roses, Chinese Democracy, e ne parlavano 2008, no, 2010. Appunto, io sto parlando Sì. primi 2000. E però posticipavano e l'hype cresceva sempre di più. Alla fine è uscita ed è un po' imbarazzante come album. Beh, diciamo come anche Guns è rimasto anche se Rose, poi gli altri sono tutti. Certo. E stessa cosa per me vale anche gli Anelli del Potere. Si è creato tutto un hype assurdo e appunto hanno avuto tutto il tempo per fare un buon prodotto, non solo tutto il tempo, ma anche tutti i soldi per fare un ottimo prodotto, e non l'hanno fatto. Io capisco altre serie che appunto sfornano di continuo, una, di 10 che ne fanno, una se ne salva e viene ricordata per un po', tutto il resto dimenticate. Certo. Poi paradossalmente bisogna anche dire, da questo punto di vista i più influenti sono gli americani stessi o il mondo anglosassone per la serie, che come hanno detto, questi hanno detto che sarebbero tornati ai libri, Peter Jackson non era abbastanza fedele, noi faremo di meglio, si sono lanciati tutta una serie di promesse che tu poi vai a vedere e dici, ma che cavolo cosa avete fatto, cosa avete capito, avete letto i libri, avete sbagliato, c'era da una parte il Signore degli Anelli, fantasy generico, avete tirato su male il libro. Se posso è la sindrome un po' di 300, quella cosa briosa che quel film, dove lo stesso autore ha detto accuratissima, cura al 99%, dove in realtà non c'è niente di accurato, un po' come all'inizio, promesse mancate. Perché fai questa promessa? Di semplicemente abbiamo voluto interpretare, sarà una gran tresciata. Ma infatti se avrebbero chiamato se avesse avuto un altro titolo e avessero fatto un fantasy generico, avrebbe fatto successo. Sicuramente questo sì, però non avrebbe avuto la pubblicità che tutti quanti ce la siamo visti. Però dico, va bene, ci sta comunque di vedere Amazon ha speso 1 miliardo, vuole tornare a quel miliardo e ci stiamo. Però non caricarlo così tanto, facciamo una serie TV così, non vi promettiamo niente, noi abbiamo voluto dare questa visione. Non dico... Potevano fare benissimo una qualsiasi storia fantasy dentro il mondo di Tolkien. Certo. Si erano già fatti pubblicità che comunque era ambientato nel mondo di Tolkien, ma non era quello. Certo. E invece no.
sono tornati sugli stessi personaggi, perché poi sugli stessi personaggi, tolti gli elfi, che poi tra l'altro, Sì. chi è rimasto non immortale? Tolti gli elfi, sono tutti gente che, chi è costui? Basta, sono sempre gli stessi. E solo che li hanno il problema, ecco, una cosa brutta è che sono andati a rovinare anche l'altro, perché se adesso uno che magari vede prima la serie, dopo penserà magari, non so chi, ma uno pensa a Isildur come quel teenager lì che sente le voci in mare, o Galadriel, che è quella che ha, come si dice, ha i suoi momenti particolari, mettiamola così, e basta. Ai momenti no, non ha dormito, non lo so. Sì, no. Sì, vabbè, qualcuno aveva fatto una battuta, ma non la ripeterò. Sì, penso che di aver capito esatto, cosa io per favore, mi ero bannano il curioso di canale. vedere se qualcuno era in grado di farla, qualcuno c'è stato, quindi chapeau a lui, ma non la ripeterò io. Ma anche lì, a proposito, entriamo nel vivo della questione, la sua vongoletta d'argento. Cioè, ma a parte questo, c'è anche lì, vedete che trash come cosa? Perché di chiamare suo marito vongoletta d'argento, che sono elfi, cioè, ma non lo so, e vedi che te la serve su un piatto d'argento, e poi la storia non si vede, cioè c'è il marito, non si sa dov'è, e si innamora di Sauron, di fatto, che poi non hai visto parla Elisabetta. tutto il tempo Ma con tutti amici, mica amici, di tutti i suoi problemi, e questo marito non viene mai fuori. Va con un ragazzino nel bosco, mai visto. A parte questo, aspetta, piccolo spoiler per Elisabetta, cioè Sì, dall'inizio della stagione si mangia con gli occhi con il nuovo Aragorn. Chi è questo? Chi è questo? Poi si scopre che è Sauron, e Sauron gli dice alla fine... è il fascino del malvagio, cioè, ok, però per del dirti... tenebroso, eccolo. Ma perché fai questa storia d'amore tra Sauron e Galadriel? Cioè, metti questa compagine, se vogliamo, erotica, una cosa che non ci posso capire nel mondo di Martin, ma nel mondo di Tolkien non ci sta, ma poi è trash. Io l'unica risposta che mi do è trash, cioè rimango lì, la sua vongoletta d'argento. Se vuoi ridere lo guardi con piacere. Sì. Ma è lento anche così, quindi in realtà no. Va bene. Ok, vogliamo aggiungere ancora qualcosa? Possiamo procedere. Cioè, questa domanda alla fine è inspiegabile. Fedeltà agli autori, sappiamo che oggi funziona così, ma darci una vera risposta, almeno per ora, cioè, quello che ha detto Kyle uno può dire che certo alcuni autori vanno rivisti col metro di oggi, ma più che altro per capire le differenze. Uno dovrebbe capire gli autori. Tornando al paragone con l'Iliade, ora rifarla esattamente com'è è quasi impossibile. Però se tu vuoi capire come ragionavano allora... Se posso, e qua intervengo un po' a gamba tesa, e commento anche quelli che criticano Tolkien perché gli danno del filo occidentale, suprematista bianco. Assolutamente no. Prima leggi le opere, cioè anche lì Omero si dice, non potremmo leggere come un guerrafondaio. È vero, parla di guerra, ma leggiti il dialogo Ettore e Andromaca alle ponte di non sanno contestualizzare i testi, cioè nel senso non sanno sì, no, ma questo è a monte, siamo d'accordo. Io dico, leggi tutta quanta l'opera, cioè l'Iliade puoi dire che è guerrafondaia, come è un evento bellico, nella nostra cultura non è accettato, ma leggetevi il dialogo con Ettore e Andromaca, che è totalmente contro la guerra. Vedi anche come finisce, non so, l'Ecuba di Euripide, le Troiane di Euripide, vedi effettivamente cos'è la guerra. C'è anche questo, nel viso manca, secondo il pathos greco delle tragedie. Vedi la sofferenza, allora ti viene l'empatia, capisci effettivamente. Però proprio questo, noi non vogliamo tanto togliere la guerra quanto magari la sofferenza, veramente. E quindi magari chiamiamo sofferenza quella che sia una sofferenza, ma poi stringi anche a livello empatia. Non deve empatizzare troppo, perché sennò soffriresti tu. E quindi molte serie fanno questo schermo, tra virgolette, e quindi la parte più brutale, ovviamente non Martin, la parte più brutale, anche quasi... Io apprezzo l'Iliade perché è molto più, rispetto all'Eneide, è molto più verace proprio in certi punti, quando ti dice... cioè, viene da dire che Omero è stato lì per vederlo, mentre Virgilio dice questo non ha mai visto una mischia neanche per sbaglio un momento. Però ti dà quell'impressione che davvero ti fotografa quella realtà nel bene e nel male. Oggi invece si tenta di calma, se lo facciamo vedere è tutto sbagliato, ma tu devi arrivarci da solo, tu spettatore devi anche metterci del tuo e dire
questo non è positivo, sai, se prendono i bambini, sfaracassano il cranio, li buttano giù dalle mura, forse non è un comportamento così carino. Potrei Poi la gente lo fa a casa, mi denuncia perché ha Esatto. visto, certo. Sì, beh, Guarda. cioè, se da una parte vogliono togliere, poi dall'altra fanno comunque serie TV sui mafiosi che si sparano, Ecco, che e questo è spacciano, il perché paradosso, esatto. vogliamo prenderne una, è Peaky Blinders, Sì. Mhm. ad Che te dici, esempio. io ho visto una sola scena, ma hanno dei comportamenti che te dici, ma scusa, tu mi... Vabbè, qualcuno potrebbe anche dire su YouTube, tu mi hai censurato un video perché si vedeva una battaglia della prima guerra mondiale e poi mi fai vedere Peaky Blinders. Scusa, quella è storia reale di 100 anni fa, non incita la violenza. Qua c'è un tizio che fa delle minacce a una cos'era, una suora quella volta, per qualcosa che aveva supposto. Quindi, Sì, cioè, è come hai detto tu, il paradosso, cioè si toglie da una parte, però dall'altra è lecito farlo, cioè, esatto. ma anche no, cioè, nel senso, i romani dicevano che il giusto è nel mezzo, no? No, Solone. Solone, bravo, è corretto. Scusatemi, sono... Fammi subito anche il tempo. È giusto, Accelerazione cioè, immediata. chi sbaglia con me merita l'aquila di sangue, lui ma corretto. Calibur, vuoi dire ancora qualcosa? Se vuoi possiamo... Vabbè, per quanto riguarda la fedeltà agli autori, cioè, allora, io di per sé sarei per la fedeltà agli autori. Chiaro che le opere vanno anche rivisitate secondo il pensiero attuale, però con un certo criterio, in maniera un po' intelligente. Cioè, non sono proprio per essere totalmente fedele all'autore. Tu puoi riprendere un'opera di un autore e rimodellarla e farla, diciamo, farne un'altra opera d'arte. Purtroppo quello che sta succedendo ora, se vogliamo appunto fare un paragone con l'arte, invece di fare come, che ne so, Salvador Dalì, che mette i baffi alla Gioconda, a un altro capolavoro della storia dell'arte, e fa un suo capolavoro della storia dell'arte, la mentalità di ora è coprire con delle foglie di fico. Pienamente d'accordo, non potevi esprimere in maniere migliore. Guarda, non commento neanche perché volevo dire una cosa molto analoga, ma detta così, francamente, non aggiungo altro. Beh, Ci sta io invece pienamente. aggiungo che a livello cinematografico, come fedeltà all'autore, escluso il mondo di Tolkien, secondo me è stata quella la saga di Harry Potter. Che Harry Potter Sì. è stata una saga che tutto sommato è stata fedele ai libri, ma se prendiamo la saga degli Animali Fantastici possiamo anche buttarla nel cesso, cioè passatemi il termine, ma cioè, veramente, a parte il cambio d'attore di Grindelwald, per Forse una anche davvero causa questo così. paradosso di andare sul cavallo sicuro finché il cavallo è vecchio, ma tu lo sforzi ancora, e più lo sforzi più il cavallo non la fa più. Forse anche questo, non so. Quindi, Magari è quella l'idea. Vabbè. è come l'ultimo Thor che hanno fatto, che l'ho visto, volevo vedere per curiosità, ho visto i primi 10 minuti, poi ho cambiato film. Canale. Basta. Grazie Elisabetta che mi metti questa cattiveria nel cuore, che bisogna essere cattivi. La mia è la cattiveria pura, dai. Appunto, quella che fa bene. Grazie, proprio spirito lato oscuro. Va bene. Se volete io passerei alla terza parte,
insieme ovviamente da Elisabetta. Parliamo un attimo appunto del femminismo contemporaneo, cioè in poche parole, come abbiamo detto prima, donna ovviamente di colore, transgender, fluo, perché deve essere così, single, con un figlio, se no, che di fatto sono i personaggi che se no abbiamo. come fai a prendere i soldi e non lavorare, giusto? Io non ho detto niente. Va bene, cioè, queste figure del femminismo contemporaneo, però a mio avviso, se dico solo il mio, poi lascio parlare Elisabetta, se ovviamente gli anelli del potere è molto calcato, forse un po' troppo, cioè la figura della guaritrice che fa la demagoga, anzi condottiera di eserciti, non si capisce bene il motivo, perché c'è anche questa figura, ok, poi parla con la regina, e ok, non si capisce bene il motivo. A mio avviso la genialata degli autori di prendere Fuoco e Sangue di Martin, che è già una storia canonica, cioè non hanno dovuto inventarsi niente, è quella la trama. Lei che è figlia del re, non ha in teoria per consueto, non ha il diritto, però diventa re, diventa lei il re dal trono, c'è questa guerra tra lei e suo fratello, cioè di fatto è geniale, cioè, perché è geniale? Perché è un tema che oggi è sensibile ai nostri, alle nostre corde, alle nostre tematiche, alla nostra società, fa riflettere, però è quello il testo, non devi inventare chissà cosa. Quindi forse anche la genialità degli autori è prendiamo una storia che è già scritta, sta in piedi, ma che ci parli di un qualcosa, invece che andiamo a dipingere un qualcosa di nuovo, effettivamente viene una cosa non proprio pulita, ecco, sono usciti, l'hanno fatta alquanto fuori dal vaso, se non dire che hanno proprio sbagliato mira. E nulla, questa è la mia considerazione iniziale, ti lancio la palla a te Elisabetta, se vuoi aprirci le danze con questo giro, parlando la figura del femminismo femminile nella pop cultura di adesso, sia nei film sia nella serie TV, questa anche qui una donna che per affermarsi i propri diritti deve essere guerriera. È un po', non so come la vedi tu, come la senti tu. Beh, in Trono di Spade, per esempio, una donna che afferma i suoi diritti e lotta per il trono del figlio, come Alicent, è tutto tranne che guerriera. Cioè, è proprio la classica regina che è scaltra, e quella è stato un bel personaggio, ben portato a livello cinematografico, secondo me. Anche la figlia Rhaenyra, la figlia del re, non è guerriera, sì, cavalca un drago, sì, andare in battaglia con un drago, è un Targaryen, cioè non è che magari avercelo un drago al giorno d'oggi, ma anche lei è un bel personaggio, cioè sono quei personaggi che combattono più a livello mentale di strategia che a livello fisico, e secondo me il femminismo è quello. Io non sopporto il femminismo del nostri giorni, l'ho già detto nella live con Ramingo, cioè a me la femminista che vuole i diritti e poi si mette senza vestiti su Instagram può sparire, essere cancellata proprio dalla faccia della terra, non merita né di essere associata al femminismo, secondo me. Io sono fermo al femminismo degli anni 70-80, quando lottavano per i veri diritti, punto. Che diciamolo, scusatemi, un simbolo di quel femminismo è la minigonna. La minigonna è un simbolo del femminismo anni 60, che la donna decide di scoprirsi perché lo vuole lei, cosa che a differenza di oggi viene vista come il corpo femminile come una mercificazione. Che poi un altro discorso delle pubblicità, ci sono donne nude, ok, siamo d'accordo, e non uomini, però per dirvi cos'è il femminismo, un piccolo esempio, il femminismo degli anni 60, che è un po' diverso. Delle pubblicità, come se loro non si mercificano mettendosi senza vestiti su Instagram, cioè nel senso, se è bello che pubblicano quelle foto, poi se qualcuno le commenta e allora sei un maschilista, cioè, ma se pubblichi certe cose ti devi aspettare anche determinati commenti. Certo, non le cose estreme, perché ovviamente non è No, la quello violenza non è mai... no, assolutamente. Se no invitiamo Celentano alla prossima live. Anche quello è vero. No, quello no. Però secondo me c'è Coerenza. modo e modo per lottare per i propri diritti, e quello che stanno adottando adesso i femministi di adesso, secondo me, non è il metodo adatto. Parere mio personale, poi ognuno è ovviamente libero di fare quello che vuole. Tornando alla serie,
Gli Anelli del Potere non li ho visti, mi è bastato vedere Galadriel come si è comportata, che mi sembra cioè, neanche mia nipote di 15 anni fa un atteggiamento del genere. A parte quello, scusami, se posso, proprio il fatto che femminista, perché si comporta come un uomo di fatto, cioè guerriera, l'armatura, cioè questo, il femminismo di se oggi non è quello non vale, il problema è cioè, questo. appunto, il femminismo di oggi sembra quasi un po' provocatore, che la donna deve diventare l'uomo, quindi forte, senza sentimenti, e casomai vedere l'uomo dall'altra parte, cioè che non è forte, non è virile, è pieno di insicurezze, pieno di sentimenti, cioè sembra un po' che ci sia un po' slittato per parlare di femminismo. No, è che si sta proprio switchando la situazione, cioè la donna deve essere vista con determinate cose, determinate caratteristiche maschili, forte, determinata, guerriera, e l'uomo deve essere visto l'opposto. È una cosa che io Però, non come hai concepisco, detto perché tu, ancestralmente non dopo, siamo fatti così. ecco, ma poi, Sì. come hai detto tu, anche dopo nella vita ci sono quelli che dicono deve essere visto l'opposto, ma poi nella vita reale deve essere Esatto. protetta. Allora una persona dice, senti, con tutto il bene che ti voglio, hai fatto quella scelta, È come giubbotto nel quando, senso, è come vuoi quando vai a affrontare la cena, vita in quella no? maniera, devi essere disposto. È come quando vai a cena, che vuoi tutti i diritti di questo mondo, però ti vuoi far pagare la cena. Cioè, Esatto. Sì. no, a me dà fastidio, cioè nel senso io pago, allora, io ho un lavoro, guadagno e voglio pagare quello che consumo, cioè non voglio che nessuno mi paghi la cena, assolutamente. Poi ovvio che poi magari dall'altra parte si insiste per garantire quello che ti pare, però di base io non sono così. Io ho questa, sono E cresciuta se posso, scusami, una domanda, visto che guardavo anche Calimo prima di la cavalleria. Un gesto da cavaliere è un atto, cioè può essere la gentilezza ancora accettata, oppure un atto che rimarca, cioè, tra virgolette, la sottomissione al mondo maschile? Cioè anche questo è un tema interessante, trovo che oggi questi atti sono visti in malo modo, come... Ma perché hanno Giusto deviato per capire se ho tutto. sbagliato oppure no. No, assolutamente, no, assolutamente. Allora, secondo me si sta confondendo un po' la situazione, cioè non si capisce quando una persona è cortese, vuole fare una gentilezza come ha fatto Calibor all'inizio della live, o quando c'è l'altra persona che ne approfitta e ha un altro scopo. Cioè si sta completamente cambiando significato non solo ai termini, ma anche agli atteggiamenti. Cioè, se tu provi anche a dire un complimento a una ragazza, viene visto come calma, respira, è un complimento. Cioè, nella live con Ramingo io ha detto che anche a me hanno fischiato mentre camminavo per la strada, mi hanno fatto i complimenti, sono ancora qui. Cioè, non mi è successo niente, ok? Cioè, nel senso, va bene, è successo, basta, accetto il complimento. Ovvio che quei determinati complimenti, in un certo modo, il fischio può dar fastidio, non lo metto in dubbio, però fare un affare di Stato mi sembra leggermente eccessivo. Cioè, secondo me la violenza è un'altra cosa. La violenza è sia verbale che fisica, ma ci sono certi termini verbali che devono essere categorizzati come violenza verbale. Secondo me, parere mio personale. Se posso invece rispondere a questa cosa che ho notato personalmente, quello che fa molto e che spiazza, pure del catcalling, il femminismo di oggi, se oggi la donna risponde, c'è il maschio che lo fa, catcalling non si aspetta che la donna risponde, quindi questo spiazza, e lì si vede veramente, a mio avviso, il gesto femminile di donna power, lì che effettivamente ci può essere una risposta, a mio avviso, anche positiva. Il fatto invece di rimanere in silenzio, così di incassare e basta, legittima solamente dall'altra parte a continuare in quell'azione. Se vogliamo un po' il nostro mondo, tra virgolette, il nostro mondo maschile, che siamo uomini delle caverne, infatti è così, cioè i bulli, finché l'altro bullo tu li lasci fare, finché stai zitto, quello continuerà. Il giorno che tu alzi la testa e lo affronti, che poi alla fine quello avrà la coda tra le gambe, non lo farai più. Questa è la mia visione da mondo maschile. Per millenni è stato così. Cioè, per millenni la predominanza è stata maschile sulla donna, quindi anche adesso il fatto di violenze, secondo me, che sentiamo tutti i giorni, no, ai telegiornali, violenze domestiche, quello che ha ucciso quell'altra, sono secondo me
il frutto di questa fuoriuscita della potenza tra virgolette femminile che l'uomo non riesce ancora ad accettare, un po' perché è venuta fuori troppo in modo violento anche lei, cioè nel senso non è stato graduale, si è passato dai diritti degli anni 70-80 fino al femminismo di adesso, perché gli anni 90, cioè il personaggio principale è stato Xena, negli anni 90, la principessa guerriera. Non è che c'è stato tutto, se no c'erano i drammi di Dawson Creek che si piangevano uno dietro l'altro. Ma negli anni 2000 cominciato a uscire il boom del questo femminismo, è stato troppo, cioè dal 2000 al 2022 sono 22 anni e l'uomo non è abituato dopo millenni a vedere un altro essere avere i suoi stessi diritti, secondo me. Se vogliamo la sindrome un po' di Donald Semplicemente Trump. Non ho capito, scusami. Se vogliamo un po' la sindrome di Donald Trump, se vi ricordate, il pazzo furioso che faceva commenti sessisti xenofobi, classico diciamo maschio, appunto qua veramente troglodita, che non si trova più nelle coordinate della sua società perché è maschilista, perché è quadrato, vede questo irrompere del femminismo, non capisce più niente e spara le peggio cose che ha in testa. Poi Trump è un pazzo furioso e ok, di suo. Vabbè, tralasciando questo. Sì. Può anche essere che è cambiato una generazione, banalmente è cambiata una generazione, ma la generazione precedente è ancora lì. Ed è stata educata dalla generazione ancora prima. Io non sono uno che va indietro molto a millenni, infatti secondo me la parte, non so se Calibur da questo punto di vista può darmi ragione o torto, paradossalmente per le donne era peggiore la società vittoriana, piuttosto che quella di alcuni, ovviamente cambia da paese a paese, di alcune società precedenti. Però la situazione è che semplicemente quando cambia una cultura e cambia davvero rapidamente nell'arco di anni, in questo caso di mezza generazione, sono ancora vivi gente che è stata allevata, un termine, educata durante il periodo fascista, detto volgarmente, e quelli come pensi che la pensano? Ah sì, sicuramente. Oddio, magari paradossalmente hanno più sono più sull'impostazione, la penso come voglio, ma sono dritto per dritto, perché ho visto anche persone nate in quegli anni che invece, proprio perché se la sono dovuta giocare a carte scoperte, sono anche più dure, anche più volendo progressiste. Però la maggior parte è stata allevata educata in un altro contesto. E cambiare, noi parliamo di millenni di civiltà, ma la vita poi è una di una persona, e quello che hai avuto te lo porti dietro. Scelte da fare. Sì, solo che una volta è un po' come non so come spiegarlo. Una volta avere dei diritti era giusto, lecito, è giusto tuttora, ma adesso sembra che tutto è dovuto. Sì, Cioè alla fascia femminile, cioè, almeno io parlo da quello che vedo, perché poi dopo sto piuttosto nel mio, cioè nel senso per me la libertà va bene per tutti, uguale tutti, basta che non rompete le scatole a me, cioè nel momento in cui mi rompete le scatole divento una bestia, ma è tutto dovuto. A livello di femminismo sembra che ormai è tutto dovuto, come parlavamo prima della cena. Cioè, usciamo a cena è dovuto che l'uomo deve pagare. Cioè, ma come mi hai fatto la femminista fino a 2 secondi fa, che tu hai gli stessi diritti dell'uomo, eccetera, eccetera, e poi ti fai pagare il conto. Ma quello è un problema generalizzato ormai. Ne parlavamo anche prima con Gianluca, prima di entrare in live. È una situazione in cui sembra davvero tutto dovuto e basta. Solo che poi quando ci devi sbattere, devi far valere i tuoi diritti, lì si vede. Parlavamo della scuola, non parlavamo delle cene. Però il concetto è che una certa, dopo devi iniziare. Quando vai con le carte scoperte e dici no, questo mi è dovuto perché è così, lo dico io, sono disposto a difenderlo fino in fondo. Quanti sarebbero disposti? Io parlavo prima ecco, diciamo che il femminismo di oggi a me ogni tanto stupisce rispetto a quello degli anni 70, 80, 70 più che altro, dove magari era anche più combattuto. Quello di oggi dici, ma queste lotte esattamente dove le state facendo? Perché ce ne sono, per carità, però tu dici, io sono uno storico, ahimè, non contemporaneista, ma non troppo contemporaneista. Se tu pensi che il diritto al voto in Italia è stato garantito
Lo sentite? No, è andata Mi via la sono voce. mutato, scusami. Ok. Era rapidamente. All'inizio il diritto al voto per tutti è stato garantito perché gli uomini andavano a farsi ammazzare. Quindi se tu vai a farti ammazzare come soldato è tuo diritto, però ti devi fare ammazzare, devi essere disposto a farti ammazzare quando ti tocca. Mi sembra Poi giusto. giustamente è arrivata una guerra per cui senza le donne che lavoravano era inutile farsi ammazzare, quindi si è aperto anche lentamente a quello. Però appunto è una cosa, il vecchio diritto dovere. Comunque mi sa che abbiamo un po' sforato. Sì, No, ma Sì, siamo... facciamo parlare solo Kalimur, scusate che... alla fine oggi cioè, è anche difficile parlare perché se dici qualcosa è molto, molto facile offendere una certa categoria. Cioè, ci sono un po' tante categorie, tra virgolette, da proteggere, che appena dici una parola un attimino fuori posto, subito queste categorie si sentono attaccate. Può essere appunto anche la donna, una donna femminista, se appunto ti esprimi in una certa maniera, la offendi quando in realtà magari non avevi nessuna intenzione di offendere. E quindi sì, al giorno d'oggi è veramente diventato anche difficile rapportarsi con gli altri. Bene, se posso concludere tornando un attimo a questo tema, rifacendomi all'inizio quello che ha detto Elisabetta, la figura del femminismo nel mondo di Martin, secondo me, a maggior ragione, un po' più tradizionale, quindi non la classica figura della donna, cioè la donna è femminista perché si comporta come un uomo, una spada e armatura e fa macelli. Poi è stupida anche come un uomo, perché Galadriel, cioè, avesse la spada combattesse, ok, ma di fatto bisogna cioè, dirlo, è stupida proprio come un uomo, cioè, è proprio... molto peggio, senza offesa, ma credo che dire stupido come Galadriel è un insulto Vabbè, ok. devastante. Però ci siamo capiti a tutti i retaggi dell'uomo, proprio anche i suoi difetti. Cioè, grandi figure, a mio avviso, del mondo di Marti che sono estremamente di un femminismo potentissimo. Pensiamo a Catelyn Stark di Goth, dove lei fa la madre, però la forza che ha protegge sempre i suoi figli. Se vogliamo, anche lì, ma Catelyn Stark è femminista o no? Perché comunque fa un po' quel ruolo lì, sempre lì, della madre. Qua ci ricorda che anche Brienne è stupida, è un po' ingenuota, un po' come tutti, se vogliamo, gli onorevoli, cioè gli Stark sono stupidi perché hanno questo onore per la testa e non ne azzeccano mai una, senza offesa. Io sono filo Lannister qua, sbuca pienamente, però per dire... Targaryen. Facciamo il giro di chiamate. Alla Così fine vincono gli Stark, fine. Non si sa come, ma l'unico, devono fare il lavaggio del cervello a uno, diventa qualcos'altro, ma alla fine vince lui. Tu, Zac, se ti devi schierare così al brucio? Un po' più Stark, anche se davvero ogni volta li guardi e dici che è come dici che bambino, non ha mai visto il mondo, davvero, è sempre stato a casetta sua del villaggetto al nord. Tu, Kalimur, se così facciamo un attimo un giro di chiamate? Sì, anch'io direi Stark, ma più che altro perché mi fanno anche un po' pena. La filantropia, l'humanitas di Morimo Kalimur. male. Tornando a noi, buonasera Universale. Ciao. Se potevo Ciao. concludere sulla faccenda del femminismo in Martin, il vantaggio, ma anche in questa serie, è che l'ideologia te la mette subito davanti. Nei primi 20 secondi ti spiattella chiaramente. Ci sono anche dei livelli in cui ti dice che i cavalieri arrivano e pensano soltanto a, detto volgarmente, si possono dire certe cose, a fottere e a combattere. Sta sempre su YouTube, che è il canale mio. No, sì, vabbè. Ma è una citazione, Vai a dire l'algoritmo. Vabbè, ma non ha capito. Poi dopo un'ora e 20. Vabbè, comunque pensano soltanto a una cosa e a quell'altra. E te dici, sì, questo è un comportamento un po' femminista, ma ci sta. E comunque sì, ci sono delle donne guerriere lì, ma sono anche lì giustificate.
Qua diamine no, negli Anelli del Potere. Lì davvero c'è la differenza fra le donne che comunque sanno usare anche altre armi, anche che poi non sono le uniche, ovviamente. Mentre dall'altra parte io vorrei lanciare una provocazione che sembra il sovvertimento, non so se chi la conosce, quella vecchia espressione di De Maistre, o Dumatra, come si dice, il vecchio filosofo reazionario già nel 1700, chi la dice tutta, che se ne uscì con una frase che oggi non potrà essere mai detta, che però era una cosa che il mondo di oggi sta sovvertendo, in parte è giusto, in parte lo sta facendo in modo sbagliato. E lui diceva una roba del tipo che la donna può essere superiore in quanto donna. Nel momento in cui vuole essere superiore come un uomo cade. Diceva un'altra cosa, ma è meglio che non la ripeto. E gli dici, ma davvero, cioè le donne sono questo, ma allora che cos'è tutta questa differenza? Invece fammi vedere un personaggio intelligente, figo, che si fa il mazzo, perché altra differenza tra le due serie è che Rhaenyra, cavolo, matura, si fa il mazzo, cambia opinione su certe cose, ma perché dici è una bambina di 12 anni all'inizio, poi cresce. Ma poi è sempre madre, se posso, questa è cosa sempre non la madre, trovo. ma infatti la paura che, cioè la guerra viene scatenata, ognuno ha paura che la fazione dell'altro uccide i propri figli. Quindi in realtà è un femminismo, sì, perché le donne sono anche madri. Tutto qui. La nostra società ha imposto un femminismo dove le madri devono essere single. Sì, va bene con un figlio, ma è giusto vero. Qua invece tu sei una madre, diamine, la cosa che tutta la fatica che fai, lo mostrano anche abbastanza relativamente bene con il parto, dici no, con tutta la fatica che ho fatto tu non me lo ammazzi questo. E per anni è stato così. Prego, scusami. Niente, se posso entrare a spada tratta, proprio in questo discorso, a mio avviso la figura più femminista che c'è nel mondo di Martin, qui veramente qui è parte del mio cuore. Cioè, pensiamo a Cersei Lannister, che fa tutto quello che fa, lo fa per i figli, è disposto a bruciare tutto quanto in difesa dei figli. Fin da subito nei libri si legge lei voleva essere come Jaime, anche lei un cavaliere, non interessava fare la dama di corte, non ha potuto farlo, è stata venduta come una giumenta, come dice lei, una giumenta, scusatemi, dal padre, Tywin Lannister, qui c'è il patriarcato che ti usa, ma lei avrebbe voluto combattere. Invece no, e sente tutta questa rabbia interiore che le brucia da dentro, che no, ha dovuto avere un'altra condizione, non poter combattere come Jaime, però cerca di difendersi tutta la sua famiglia, i suoi figli, cerca il potere, lotta con i suoi mezzi, ed è anche molto interessante. E qui è Martin, qui è molto realista come cosa, quando c'è l'assedio alle Acque Nere, che arriva Stannis Baratheon e parla con Sansa, e gli dice in modo estremamente brutale che per carità gli uomini hanno la forza, hanno la spada, le donne hanno la seduzione, quindi usa quest'arma. E lei, grazie a questo, che alla fine è una Lannister, i Lannister il loro fine è il potere, tutti e quattro fanno questa ricerca. Cersei è una Lannister, è una donna, non può avere la forza, ma ha la seduzione e la usa come arma. Però a mio avviso poi una donna che alla fine cerca anche il potere e cerca di diventare anche di fatto nella serie TV diventa poi regina, diventa il potere grazie alle sue armi, ma a mio avviso è una grande figura femminile, effettivamente, di una donna power, di un'estrema complessità, cosa che la serie non è riuscita a dare completamente a 360 gradi, però trovo che una grande figura femminile sia Cersei Lannister oggi, ed è anche tragica, perché alla fine ottiene quello che vuole, ma cioè, ottiene il suo non dico il suo scopo, ma il suo metodo nel momento in cui perde tutti i suoi figli. Cioè, ha maggior ragione per quello, quando la sua a quel punto al potere, quindi è la tragicità è certo, è tragica, ma anche lì c'è proprio la leonessa che sta coi cucci, poi una volta che ormai è finito tutto quanto non ha più niente da perdere, poi lì entriamo nella serie TV, non il mondo di Martin. È come, scusate se mi interrompo, vai. come Olenna Tyrell. Sì, esatto, un'altra grande figura. Anche Margaery Tyrell, nonostante tutto, cioè, a livello cinematografico di serie sembrava un po' stupida, ma in realtà è molto scaltra come personaggio. Certo. Cioè, Olenna nella serie TV, quanto è stato bello il dialogo con Tywin Lannister. Cioè, lì hanno proprio raggiunto il massimo, uno scontro fra titani.
Sì, stiamo esatto. parlando di uomini e donne, la Probabilmente sono donna due non... giocatori due campioni di scacchi che sono lì. Esatto. E anche Olenna si è ammazzata dopo che gli sono morti tutti i nipoti e hanno assediato Altopiano e lei si è avvelenata e prima ha detto che è stata lei ad uccidere Joffrey. Cioè, Joffrey. lì è stato veramente scaccomatto. Olenna è uno dei miei personaggi preferiti, per esempio, nel Trono di Spade, perché veramente anche lei, come detto, è simile a Cersei, è più una nonna perché era la nonna di Marjorie, però è comunque lei che governa l'altopiano. Però se fosse con la seduzione, lei non doveva sposare il suo marito, ma in realtà si mette nelle notte di nozze, cioè su tutto questo intrigo. Quindi anche lei ha usato la carta della seduzione delle donne per arrivare al potere. Anche questo è maschilismo in Martin, perché in teoria sarebbe maschilismo, in teoria No, secondo me è molto più Martin è molto più realistico, è troglodita nel senso più, cioè, ancestrale del termine. Ognuno ha gli strumenti che ha e li usa. E se non li sai usare bene, sei fottuto. Nel trono di, scusate il termine, ma al gioco del trono o vinci o muori con tutti i mezzi che hai, e però devi usare i tuoi, perché se usi quelli degli altri non è detto che li sai padroneggiare. E ci sono anche parecchi esempi di persone che tentano di fare le furbe e che invece fanno ma tant'è che Olenna governa l'altopiano manovrando il figlio, cioè il figlio è completamente tonto, non ha né capo né coda il figlio. Ha addestrato, esatto, ha addestrato la nipote perché sia come lei, perché Marjorie era Olenna da giovane, sostanzialmente. Hanno scelto anche un'attrice abbastanza, volendo, somigliante, da quel punto di vista. Hanno fatto. Dovremmo parlare del casting. Va bene, allora, visto che introduciamo l'argomento così brutalmente, vai Zach. Io stavo. Te la sei proprio tirata. Grazie per questo onore. Allora, vediamo. Beh, è palese. È palese. Allora, solo che diciamo che c'è in tutte e due. Come ho detto, il lato positivo, cioè diciamo, io lo chiamo positivo di House of Dragon è che fin da subito ti dice quali sono i suoi capisaldi ideologici, tra virgolette, che sono quelli di Martin, cioè quelli che riprendono la vecchia stagione. E quindi forse risulta anche meno forzato da una parte. Dall'altra tu dici certe cose non si possono proprio vedere. Allora io devo dire, ecco, però mi sono giustificate. Ad esempio, il fatto che ci siano dei Velaryon neri, e qua il cronache del ghiaccio del fuoco mi faranno il mazzo e tutto. Però posso capirlo, ma non per altro, perché è sbagliato teoricamente, perché sono valiriani tutto e tutto, ma sono lì, sono una famiglia e posso accettarlo. Nel mondo nella serie TV degli Anelli del Potere invece la cosa è completamente a caso. Sono cose che sono cose che non riesci a concepire, perché dici in una certa famiglia ci sono alcuni personaggi di colore e altri no. E te dici, come stradiamine è possibile? Come può essere che Tarmiriel, qua facciamo nomi spoiler, ma tra virgolette, Tarmiriel è un personaggio di colore. Diamine, suo padre è bianco. Ed è una donna ed è forte. Ed è una donna ed è forte. Beh, oddio, sì. Ma non usa cioè, è guerriera, ma lei non l'hanno avuto neanche il tempo, si vede, di insegnarle 2 mosse di schermo. Perché le fanno fare. Neanche cieca alla fine. Esatto, già, giusto. E quindi anche l'handicap, perché ricordiamoci che hanno detto sì, ci sarà un personaggio con l'handicap, io mi aspetto sia quello. Perché, guarda... a me sembrano un po' tutti, sì, un po' tardoni, senza offesa. Quello lasciamo stare, perché quello ce l'hanno tutti, però c'è lei che è di colore, suo padre è bianco, suo primo cugino da parte di padre è bianco, i suoi cugini, ma lei non lo sa evidentemente, da parte di madre, vabbè, dall'altro ramo della famiglia sono bianchi. E c'è 16. Esattamente, è vero che non vediamo la madre, ma come è arrivata qui? Qualche domandina magari anche lì ti viene sospetto, ma siamo sicuri? Perché se fossimo in House of the Dragon subito dici quello non è esattamente alla fine del postino. Esattamente, ma qua siamo in Tolkien, è una cosa un po' diversa. Però e poi anche lì Arondir, che per carità lì è volere imporre, perché volevi fare un elfo di colore, potevi mettere qualcun altro, invece dici che un elfo silvano non gli dai nessuna giustificazione e basta.
tralasciando che è l'elfo più elfo di tutti, su questo non ci piove, l'attore se la cava meglio di molti altri, senza offesa. Vogliamo parlare di Celebrimbor? Che dici, diamine, quello non è un elfo, quella è una persona che è pronta alla pensione, ma anzi che è già in pensione, ma un umano che è già in pensione da tanti anni. E cosa gli puoi dire? Cioè, hai voluto inserirlo, ma non potevi fare un po' di attinenza? Questa cosa non riesco a concepire. O anche lì Disa, che è l'unico personaggio di colore. I figli non li hanno fatti vedere. Ma guarda, secondo me è proprio un modo sbagliato di rappresentare. È quasi, te lo buttiamo lì, ma fingi che sia non che sia, non so come dire, Certo, è fantasy, non ha bisogno di spiegazioni, è esatto, fantasy. è fantasy. Fingi che la natura non funziona, che tutto quello che sai sulla natura non funziona in questo mondo. Guardate bene, non parliamo solo della genetica qua, qua se ne potrebbe parlare di cose naturali in quel mondo, e basta, lo accetti, non ci deve essere nessun tipo di motivazione, anzi ogni passo che mettiamo fa cazzotti con quello che abbiamo detto prima, e tu sei lì che se vuoi accendere la televisione e addormentarti come ha fatto la nostra amica dopo mezz'ora, d'accordo. Se invece però dici no, scusa, ti fai anche solo una domandina e dici no, scusa un attimo, poi vabbè, la metti da parte, vabbè, è una cosa TV, la seconda domanda, la terza domanda, quarta domanda, e ti dici vabbè, mi stanno prendendo in giro. Oltre al fatto che poi usano questa cosa per magari tirarti la croce addosso e dire no, tu critichi perché sei una persona, diciamo, con vedute sociali, un maschio bianco etero occidentale. Esatto, tutto qua. razzista. Certo. E te dici, ma guardi, veramente a me andava anche bene, solo che avete scritto da schifo, e guardi, con tutto il bene che le voglio, se il mio cuoco se un cuoco mi cucina male, può essere anche la persona più etnicamente rispettabile del mondo, tra virgolette. Ma chi se ne frega, cucina male, e voi mi avete cucinato male, non me ne frega niente se mi battete su questo tasto continuamente. Il prodotto è sbagliato, e se voi mi battete su questo tasto vi tirate addosso le critiche di uno che mi dice ok, va bene, vuoi parlare di questa cosa, parliamone. È sbagliato anche su questo, perché non c'è una logica interna alla storia, al mondo e persino alla natura, per come la vediamo intorno a noi. Cioè non ci vuole niente a giustificarlo, dire che c'è una persona di colore, si può fare. Tra parentesi, anche lì si potrebbe parlare, chiudo qua, dell'Iliade di Netflix, che io, guarda, ero anche quasi riuscito a giustificarla. Ero quasi riuscito a giustificarla, perché dici, però molti eroi sono neri, ma anche gli dei sono neri. Poi vedi che Enea è nero e Afrodite è bianca, e ti dici, ce l'avevo quasi fatta. Però il concetto è quello. Il dover inserire a forza e senza giustificazione. Mi basterebbe una giustificazione, poi giustificazione vuol dire un fotogramma in cui Arondir si ricorda la sua infanzia. Tutto lì, ci vuole un secondo. Va bene, ho parlato anche troppo, scusatemi. Chi dei due vuole parlare? Kalimur, vuoi? Sì, parlo io. Bene. Vai. Per quanto riguarda il politicamente corretto, in queste due serie sì, è stato affrontato molto male, mettere appunto personaggi di colore senza alcuna giustificazione, se non appunto giustificazione da dietro le quinte, perché è giusto così, perché il pensiero che c'è adesso ci dice questo. Dovremmo comunque rispettare un po' l'autorialità, sempre tornando al punto di prima.
queste due serie sono due storie che sono state fatte da due autori. Una l'ha fatta Tolkien, l'altra è di Martin. Per quanto riguarda Martin, se a lui va bene i Velaryon di colore, a me va benissimo, l'opera è sua. Per quanto riguarda Tolkien, chiaro che non possiamo chiederlo per ovvi motivi, ma credo che non fosse stato pienamente d'accordo. Su questo non voglio dire che non bisogna fare assolutamente elfi di colore o personaggi di altre etnie che magari non c'entrano niente. Soprattutto nel fantasy, se qualcuno fa un proprio libro o anche una sua serie TV fantasy e ci vuole mettere dentro tutto quello che vuole, benissimo, può farlo senza alcun problema. L'opera è sua, se uno vuole fare una serie TV con gli eschimesi di colore che cavalcano tirannosauri e invadono l'impero romano, benissimo. Io non ci sto. L'impero romano vuole difendersi a colpi di Kung Fu, benissimo. Vorrei dire che però Manfredi queste cose le ha fatte. Sì, questo è vero. Benissimo, può farlo, è la sua opera, lui è l'autore. Per me chiaro, per me è una cagata pazzesca, però se è la tua volontà. Se è la tua volontà, tu che sei autore, vuoi fare una roba del genere, fai pure. Severo ma giusto, Kalimburr. Elisabetta, aspettiamo il tuo giudizio tremendo. Così debotto. A me sto politicamente corretto ha un po' rotto i cosiddetti, nel senso proprio... ma anche basta, perché non è il modo giusto di sensibilizzare le persone verso le persone di colore, verso tutto il resto. Non è secondo me la via giusta, anzi ottiene l'effetto contrario. Detto questo, è come quelli che buttano da mangiare sulle opere d'arte, uguale, ottiene l'effetto contrario. Detto questo, Gli Anelli del Potere non commento, nel senso ma non so l'attore come ha recitato, mi fido di quello che avete detto voi, che è stato uno dei pochi decenti della serie, però già mi hanno fatto gli elfi con i capelli corti, scusate, ma non gliela posso fare. Non ce la faccio. A proposito di questo, se posso, abbiamo visto elfi di colore, elfi adesso devono avere i capelli corti perché fa figo, perché adesso anche lì l'uomo per definizione ha capelli corti e donne capelli lunghi. Questo mi sembra un po' di sessismo, che l'uomo aveva per forza i capelli corti, ma elfi pelati, ci sono anche i pelati, sensibilizziamo anche i pelati a questo punto, scusatemi, perché, ma scusa, è vero, nessun pelato? Facciamo un Celebimo pelato, tanto quel personaggio non l'hanno sbaccato brutalmente, sì, esatto. Lo facevate anche pelato, almeno difendeva anche i pelati. Lì si capiva che era troppo vecchio. Scusami, sono uscito un po' off topic, ma... No, una cosa che volevo chiedere invece, se posso, perché aspetta, è una cosa che No, ci fino un attimo Elisa, così poi... certo, scusami. Prego. Invece in Trono di Spade, in House of the Dragon, per quanto i Velaryon non sono così descritti, non mi ha dato così fastidio la presenza di una casata fatta esclusivamente di persone di colore. Prima di tutto perché sia il capostipite che suo fratello sono di colore, per cui c'è insomma
una linea, ha senso, non è lui l'unico solo, e poi anche le figlie, il figlio e la figlia non sono di colore ma scuro, cioè si vede che Sono hanno una mulatto, tonalità semmai di pelle, quando... esatto, sono mulatti, hanno una tonalità di Per pelle più favore, chiara. ragazzi, il canale. Ah, scusa, Quindi scusa, non era- io credevo fosse una definizione ancora... Vabbè, Non perdonami. credo. hanno una Vediamo. tonalità di pelle più chiara, perché giustamente Ok. Rhaenys è bianca, ovviamente, per cui non m'ha dato così fastidio nel complesso. Ovvio che, come hanno detto nei commenti, l'han dovuti mettere anche comunque con un livello di potere abbastanza elevato, perché Velaryon all'epoca era una signor casata, perché cioè, altrimenti han detto: "Ah sì, mettete il personaggio di colore, però gli fate fare lo sguattero, non va bene. Siete peggio razzisti peggio, per forza dovete metterlo ad avere un ruolo importante". Ma, anche per far notare il tradimento di Rhaenyra, come lei ha sposato il cugino che è di colore, sono usciti completamente bianchi con i capelli scuri, cioè Neanche così, esatto. Naso a patata. tutto, praticamente tutto, quindi. Però tutto sommato mi ha dato fastidio, anche perché come ha detto Calibur, se visto che è stata seguita dallo scrittore, se a lui è andata bene così, chi siamo noi per dire il contrario? Gli anelli del potere sono stati messi così perché a caso hanno preso un personaggio, quello facciamolo di colore, quello lo facciamo bianco. Cioè sono andati, secondo me hanno giocato a Paint, hanno preso il computer, hanno aperto Paint e hanno cominciato a lanciare colori a caso. Però fa niente. No, ma appunto a me non dà particolarmente fastidio quando si tratta di appunto film o serie TV fantasy. Mi dà molto più fastidio quando me li trovo nei film storici. Certo, come Anna e Bolena. Sì, anche perché poi... Cioè, O come, cioè, scusatemi, come La Sirenetta, io vi voglio tanto bene, anche quello è basato su una fiaba, però La Sirenetta di Andersen è scritta cianotica con i capelli rossi, perché all'epoca c'erano quelli. Va bene che poi gli è stata mozzata anche la lingua, è ovvio che, però se vuoi fare un personaggio di colore che comunque abbia un po' di potere, potevi fare la sorella della Sirenetta, che comunque principessa anche lei, ne ha migliaia e almeno la Sirenetta proprio, infatti io non l'ho visto, non lo vedrò mai. No, comunque per chiudere magari sui Velaryon, io citerei Jack Sparrow, è molto semplice, posso capire tutto, tranne la parrucca. Perché quella parrucca lì quando l'ho vista ho detto no, ma specie i primi episodi dici ma si vede che plastica, non ci posso credere. Cioè, no, a me ha dato questa impressione spudorata che ti dici ma fatela un po' meglio la donna, sai? E lì ho Corlys Mocio Vileda Velaryon. esatto, più o meno. No, vabbè, una cosa che invece volevo chiedere un po' off topic, ma Posso aggiungere il mio su questo commento, così lo chiudiamo. Secondo me, allora, brevemente, perché l'hanno fatto, vabbè, politicamente corretto, ma anche per marketing, parliamo bene, della serie TV Gli Anelli del Potere si è parlato prima di tutto di questo elfo di colore, cioè ormai la pubblicità va sui social, su Twitter, quale miglior pubblicità dell'indignazione? Un elfo di colore indignato tutti quanti ed è balzata questa notizia, quindi un fattore di marketing, è ok. Poi ovviamente politicamente corretto, perché loro, a mio avviso, hanno avuto fin dall'inizio il film di riscrivere, avere l'autorità di riscrivere un autore come Tolkien, appunto un uomo del Novecento, bianco, eurocentrico e primatista bianco. E ok, quindi per me queste sono state i due grandi mosse che hanno mosso questa scelta. Poi per quanto riguarda i Velaryon, aspetta, finiamo ancora con gli Anelli del Potere. Una cosa che ho trovato anche molto, va bene, facciamo politicamente corretti, ok, giusto dare anche altri spazio ad altri personaggi. Parliamo della moglie del nano, la principessa dei nani, anche lei di colore, ok, però alla fine si comporta con i classici stereotipi della donna afroamericana da commedia. E quindi qui, scusami,
mi vuoi smarcare le persone di colore di non fare sempre quel solito cliché nei film. Non so, nei film horror il primo a morire è sempre quello di colore, almeno negli anni 90, inizio anni 2000 è sempre così. Mi è Mi venuta in sta mente una bene, battuta bruttissima. ti prego. Scrivere in privato. È al buio, non si vedono, scusate. Guarda che qualcuno ha detto anche, qua potrei, che cita, in realtà è per mimetismo, nelle caverne, Può e chi ti essere. becca più. Ma a O parte questo, ti salvi o muori subito, non è sì. che... Vabbè, ma il mio discorso è non tanto daunismo sociale, il punto è tu hai un personaggio di colore che infrange i soliti cliché e poi me lo fai con il cliché da donna di colore madre da sitcom americana, non lo so, io se fossi di colore non mi sentirei molto contento di tutto questo, cioè almeno così l'elfo di colore si comporta come elfo, effettivamente è un elfo che Però poi ok, magari ti direbbero dopo, ma vedi, perché il loro pensiero magari può essere articolato così, se lo facciamo senza stereotipi potranno dire sì, è una persona di colore ma si comporta esattamente come una persona bianca. Magari nel loro ragionamento basato esclusivamente sul presupporre poi quello che una fetta del pubblico pensa, perché secondo me è una presupposizione totalmente fondata, magari se ne escono con questo. certo. Invece Ma io rispondendo sono anche a... rimasto male che non aveva barba. Anche. sì, quelli infatti, anche lì, tornando E al come discorso di l'hanno prima, difesa? No, perché è un po' di peluria, ma è lungo no, anche lì, base, tornando, scusami, il roba discorso di ridicola. prima, politicamente corretto, tutte le persone, tutte le razze, e poi nessun elfo pelato, cioè le donne barbute sono la Sempre minoranza, ma piaciute. ci sono, a sto punto facciamo di colore anche con la barba, visto che, non lo so, queste cadute un po' di stile del politicamente corretto, che avrei voluto La verità, vedere. per farla rapidamente, che in realtà per distruggere gli stereotipi eccetera loro hanno appiattito tutta una serie di culture interne a razze del Signore degli Anelli, elfi, nani e uomini, che sono a loro volta divisi in culture diverse. Loro anche interne alle razze ed esterne alle razze hanno appiattito tutto. La cultura è identica per tutti, non ci sono grosse differenze. Sì, i nani sono un po' più cacciaroni, gli hobbit sono un po' dei pirla, ma la struttura sociale è quasi identica per tutti. Il trattamento, tra virgolette, dei generi è identico quasi dappertutto. Tutti si comportano alla stessa maniera, che è una maniera idiota, se possiamo dire, ma questo è un altro paio di maniche. Persino gli Ainurs, che da quello che sappiamo si comportano in maniera idiota in questa serie televisiva. E quindi in realtà con la Che il primo, che il mastro elfo di tutti, non sa che per fare una lega due elfi insieme. Vabbè. Scusatemi, però alla fine è stato il tentativo, siccome dobbiamo fare tutti che devono avere, tra virgolette, pari diritti di visione, alla fine nessuno spicca perché è tutto appiattito. Prendiamo la società americana, la trasponiamo lì, tutti uguali, nessuna differenza. Sono regni che non si sono parlati per migliaia di anni, fa niente, sono tutti identici sotto quasi tutti i punti di vista. Ed sì. è una cosa triste, tutto lì. È triste, se posso risponderti anche. Appunto è questo, che torniamo qui al solito tema. Non si legge bene, cioè se si leggesse Tolkien alla fine si vede che non è razzista, anzi affronta il problema del razzismo, lo sensibilizza in modo estremo, esponendoti anche il problema. A mio avviso un grande tema, un film sul razzismo è proprio Django di Tarantino, cioè quella scena di D'Artagnan che viene sbranato, ti fa vedere cos'è effettivamente la schiavitù, o anche la lotta tra mastini, che è una cosa veramente forte, ma anche lì se vogliamo torniamo al pathos, diciamo, della tragedia greca, ti fa empatizzare, ti fa capire effettivamente cos'era, che ovviamente Django di Tarantino è anche l'estremo, ti fa vedere anche gli stessi uomini di colore, quelli della casa canonica che sono filo del padrone, usano atteggiamenti razzisti nei confronti anche di altri schiavi, ma per quella è la forma mentis, cioè se si va a studiare anche la storia, il razzismo era dentro la mente di chi lo viveva. E ok, se posso commentare a Deidara riguardo anche il mio commento politicamente corretto riguardo alla serie TV House of the Dragon, io francamente proprio non li ho mal tollerati i valeriani di colore. Questo perché tutto, cioè Trono di Spade inizia con il seme forte, Robert Baratheon è alto, occhi neri, occhi azzurri, tutta la sua discendenza è stata così, i figli, guarda un po' Joffrey agli occhi di Jaime Lannister.
Attenzione. Non lo so, mi smonta un po' tutto, e poi anche lì, però trovo che l'abbiano scelta in modo sensato. Anche lì poi, scusate, House of the Dragon, sempre dire, ma il sangue scorre di Valiria è denso di noi abbiamo il sangue di Valiria. E poi li vedi, cioè, posso anch'io capire perché all'inizio il re non voleva far sposare sua figlia, li guardi, ma sembrano più figli di Bob Marley, con sti rasta, poi dicono, no, posso capirlo anch'io, se quello è il loro tema, ti stanno bombardando dall'inizio, ti fanno vedere anche il sangue che cola, cioè, ma quelli valeriani a me non sembra che anche lì, i valeriani nel mondo di Marti sono bianco latte, occhi viola, argenti, sono degli dei e si sentono come dei per queste loro caratteristiche. Non lo so, ma a me francamente si poteva fare anche altri autori, scusatemi, altri personaggi, non loro, però anche lì trovo la genialata è stato proprio quello, mi hai fatto i personaggi giusti, che a maggior ragione hanno enfatizzato questo carattere, se vogliamo, del tradimento, si capisce ancora di più, cosa che nei libri è palese, perché i figli hanno i capelli neri degli Strong, ne hanno spadata gli Strong, in questo caso il colore della pelle ha giocato una carta in più. Infine, se posso concludere, per quelli che favore del politicamente corretto, bisogna fare questi prodotti che piacciono o non piacciono, sono prodotti culturali, vogliamo, dell'Occidente, sia Martin che Tolkien, ovviamente avevano quell'orizzonte, avevano il Medioevo, avevano l'Occidente che fino 40 anni fa, se vogliamo, l'Occidente non era una società multietniche, almeno nella madrepatria, e quindi cosa si può dire se hanno i loro prodotti li hanno basati su quel modello lì? A mio avviso, se abbiamo tutta questa voglia di puntare il dito, andiamo a vedere un film di Zhang Yimou, che Zhang Yimou, se vogliamo, è il Fellini cinese, diciamo, bello il tuo film, ma non c'è nessuno caucasico, mi sento offeso. Mettimi anche qualche altro biondo occhi azzurri nei tuoi film, sono tutti cinesi, io non mi sento rappresentato, ma non ha molto senso tutto ciò. Poi, se veramente il fine è rappresentare altre culture, allora prendiamo altre culture, altri miti, altri prodotti letterari di quelle culture lì, africane, non solo, e rappresentiamo, facciamo serie TV di quel mondo lì, sarebbe estremamente interessante. Appunto, io un film o una serie TV su Mansa Musa lo guarderei volentieri. A mio avviso sembra molto più culturale e molto più politicamente corretto un approccio di questo tipo. Mi fai una serie TV o un film di un'altra cultura, allora lì sì che vediamo un sacco di persone di altre etnie. Il problema prettamente americano è che gli afroamericani non è che si rivedono tanto negli africani. Sì. Hanno una loro cultura, certo, proprio cultura afroamericana, quindi sostanzialmente non gli fregherebbe niente di vedere un film appunto su Mansa Musa. Per non parlare di quelli che sono andati, ricordate gli africani, gli afroamericani liberati che sono tornati in Liberia hanno schiavizzato gli africani che erano liberi prima di loro. E questo per dire che lo schiavismo sì, era una forma proprio culturale, ma lo stesso, se vogliamo, le rivoluzioni, le rivolte servili nell'antica Roma, in Sicilia, cosa hanno fatto gli schiavi? A loro volta hanno schiavizzato altri, non è che questo mito non ne uscivano. Esatto, del proletario contro lo schiavismo capitalistico antico. Questo è un mito che ci raccontiamo noi, è proprio quella la forma culturale. Prego, Elisabetta, scusami. No, niente, era solo un'aggiunta a quello che stavamo dicendo, che la mentalità cioè non è un fattore di pelle, è un fattore di mentalità. Come stava dicendo prima Zach, cioè gli afroamericani che poi sono tornati in Africa hanno schiavizzato gli autoctoni. Perché sono nati in un paese dove hanno subito quello e a loro volta lo hanno fatto subire a chi stava peggio di loro. È una catena. Certo che se posso, scusami, la schiavitù non è un'invenzione occidentale, per carità. Noi occidentali siamo sempre bravi a fare le cose estremamente in grande, però la tratta degli schiavi erano in Africa, altri regni combattevano, prendevano gli schiavi, li vendevano a mercanti arabi, i mercanti arabi li mandavano sia in Occidente sia anche dalle loro parti. Poi noi in Occidente abbiamo fatto veramente la grande vaccata, li mandavamo in America, sfruttavamo quei territori, facevamo monoculture, mandavamo tutte le ricchezze della nostra madrepatria. Cioè, noi occidentali, quando le cose le facciamo in grande e ok, non si era mai vista una cosa di questo tipo. Però la schiavitù è sempre esistita. E per non parlare, cioè, quello era la nostra parte, era come si dice, l'ultimo step, mettiamola così. Per non parlare dei re africani che vendevano proprio sudditi.
Esatto. Per loro era normale. Come per non dimenticarci comunque anche dell'Egitto, dell'antico Egitto, quanti voglio dire. Ma anche in Giappone, cioè, per carità, se non erro le piramidi è un fake che erano schiavi, però la schiavitù è sempre esistita anche in Cina, anche in Non Giappone, erano forme quelli di che lavoravano alle schiavitù. piramidi, erano quelli che servivano, quelli che lavoravano alla piramide. Certo. E si chiude di nuovo il cerchio. Però per dirvi, non è così, cioè, luogo comune, la schiavitù non è un prodotto, anche l'imperialismo, non è che noi in Occidente l'abbiamo inventato, il mondo era pacifico e basta. Questi No. sono un po' pregiudizi e anche un po' riflettere la nostra cultura occidentale, cioè noi abbiamo, oggi l'Occidente rilegge la sua storia, se ne imbarazza perché non è politicamente corretta e perdiamo totalmente la bussola. Colombo è stato un mostro, qualsiasi Churchill in realtà era un bianco pazzo che quando era giovane in Africa ha fatto le sue cose che tutto il resto del mondo così. La Cina ha il suo passato, se ne frega allegramente, la Russia non ne parliamo, cioè è una cosa tutti vorremmo un mondo senza differenza di pelle, senza guerre, cioè è un'utopia, è inutile, non saremo mai così. Sì, ma appunto, ma è fatta anche in maniera molto, molto ignorante, molto, molto stupida. Certe riletture della storia, certe riletture anche di autori, scrittori del passato che quindi vengono visti come razzisti piuttosto che no. Cioè, vengono anche abbastanza cioè, non vengono letti tutti. Ad esempio, a me sorprende il fatto, ad esempio, che nel mondo di oggi non venga considerata razzista alla stregua di altri personaggi della storia di quel periodo, non so, un Agatha Christie. Forse perché prima è donna. Forse perché prima è donna, una grande scrittrice donna, e allora... Forse perché è donna, ma cioè, se andiamo a leggere i suoi romanzi, intanto noi italiani siamo la feccia che più feccia non esiste. Il tuo Dante, Calimbur. E così, ma anche altre etnie sono proprio messe in ridicolo. Ma in questa lettura non viene. È come secondo me quelli che adesso sono vegani, vegetariani perché è di moda, e quando, cioè, ognuno poi è libero di fare quello che vuole, però un conto è essere vegetariani, vegani perché sei contro gli allevamenti intensivi, non ti piace, quello è una ideologia che io potrei appoggiare assolutamente, perché ovviamente non va bene l'allevamento intensivo, ma sentirmi dire che sei vegano e vegetariano perché non vuoi sentire che l'animale soffre, e ho capito però perché i vegetali di turno non sono esseri viventi, solo perché non li senti soffrire allora vanno bene, cioè, o per non parlare del fatto che alcune specie cioè, sono così diffuse perché hanno sempre non per dire hanno distrutto foreste solo per intensificare la produzione di quinoa. Sì. Ma da questo punto di vista ci sono anche tra virgolette, gli ambientalisti più fanatici che dicono il primo grosso, come si dice, il primo grosso disastro ambientale l'abbiamo fatto quando abbiamo introdotto l'agricoltura. Capito, figlioli? Ma allora dobbiamo ridurci, tornare a mezzo milione di abitanti su tutto mezzo milione di abitanti su tutto il pianeta Terra, perché non possiamo sfamarne di più solo con la caccia. Ma infatti, se vedi, questi sono molto a favore della decrescita economica, sono molto ambienti molto anarchici. Qui ci apriamo in tutto un altro contesto veramente off topic. Qui un drago avrebbe fatto la differenza. Sì. Essere donna, avere un drago, effettivamente, lì sei una donna power con un drago. Tornando a noi, quello che aveva detto prima Elisabetta mi è venuto in mente Elisa Simpson, quando lei è vegetariana e mangia gli insetti.
insetti, non so se avete visto quell'episodio, c'è lei che sogna una formica e le fa vedere, ma anch'io ho un cuore, anch'io sono un essere vivente, anche se sono un insetto, perché mi mangi? Scusi, mi è venuta in mente questa... Vabbè, è vero, cioè nel senso... Sì. Una cosa veloce, se posso Vai. chiedere. Tornando a questa differenza fra le due serie. Chi ha visto la serie degli Anelli del Potere? Scusami Elisabetta, ma qualcuno si ricorda se danzavano una certa? Gli Anelli del Perché Potere chi danzava? Chiunque. C'era qualcuno che ballava negli Anelli del Potere? A me sembra di no. Perché io vedendo appunto tutto difilato House of the Dragon, c'è un momento delle danze di corte, di festeggiamento. Sì. Oh, che bello, questo fa molto ambiente, tra virgolette. Sì. Però ho riflettuto. Dove si sono massacrati di botte, però fa niente. Ecco, l'unico difetto che ho visto lì è che secondo me si ammazzano i lord con troppa facilità. Sì, lì c'è il no senso purtroppo spettacolare di questa violenza estremamente gratuita e non motivata. Cioè... È quasi un monarca, non lo ammazzi così. Già, ma a Goth sarebbe successo, cioè scoppiata una guerra, esatto, perché le guerre per quello. Qua invece perché hanno imprigionato Tyrion. E fine della storia. Tywin, scusami, è scoppiata la guerra formalmente perché hanno imprigionato Tyrion e a Tywin non interessava niente, ma era un pretesto brutale. Lì si ammazzano come se un 2x3, sì, quello è un problema effettivamente della serie. Però per dire, le danze negli Anelli del Potere, nonostante ci sono anche lì momenti di festa, di giubilo, sono completamente mancate. E in effetti ti dici, qua nessuno balla, ma il mondo di Tolkien ballano persino gli Hobbit, diamine. L'unica danza che fanno è quella sottospecie di processione Hobbit vestiti da covoni di fieno, che non è una danza, è proprio una setta religiosa che va avanti gridando nessuno lascia il sentiero, nessuno cammina da solo. Mi sono rotto la caviglia, ma lasciatelo lì, via avanti. Ma se posso risponderti, la festa che c'è stata il brindisi del re del sud, dove sei tu il re, sì, e poi si scopre 2 puntate dopo che da 2 secoli non c'è più la casata. Esatto. Però è stato un brindisi, è stato un barbecue. Festa, ma non ballano. Poi c'è stata l'esplosione del vulcano, non mi pare che ballino, quella è l'unica festa che mi viene... No, anche quando fanno i fuochi d'artificio prendendo a Gandalf, perché la guerra, gli elfi decidono che la guerra è finita. Cioè, un millennio dopo che è scomparso Morgoth, quando Gil-galad decide la guerra è finita, e via festeggiamenti, però non si vede niente. Cioè, sono loro due che parlano. Non mi sembra che ci sia. È triste sta cosa, forse no, di poi. Però in House of the Dragon c'è un personaggio che più passa il tempo più rimane uguale, che è Sir Criston Cole, che non invecchia mai. Cioè, tutti crescono, lui è uguale, ha fatto un patto col diavolo. Perché ma anche come si chiama la zia che viene messa da parte all'inizio? Rhaenys. Sì, esatto. La regina che non fu. La regina che non fu. Io una certa, alla fine entra col drago e ti dici, scusi signora, lei esattamente quanti anni ha? Perché è la prozia del re precedente. Chapeau, per carità, ottima, si mantiene benissimo, però... lei è il drago. Ho capito, però diamine, che male, cavolo. Va bene, allora, se volete ancora aggiungere qualcosa, se no possiamo passare brevemente all'ultima, che mi sembra più un saluto finale, una piccola considerazione, a mio avviso, appunto. Io l'ho chiamata così, in tono provocatorio, la democrazia dei clienti. Cioè, oggi, quanto è lecito criticare perché non ci piace un prodotto artistico culturale, ma poi soprattutto ci sentiamo anche noi autorizzati a criticare tutto ciò perché di fatto le abbiamo pagate, siamo abbonati a queste serie TV e immaginate se non erro ancora anche adesso talmente ricevuto tante critiche gli Anelli del Potere che gli autori hanno detto da ora in poi sarà tutto quanto canonico. È molto interessante cosa potrebbe non essere, però a parte aspetta che sto sentendo i libri di Tolkien piangere. Vabbè, a parte questo, ma la mia domanda è: quanto è lecito effettivamente che alla fine arriva dal pubblico, arriva dei clienti che muovono così tanto? Cioè, c'è sempre stato questo collegamento artista-commercio, comunque deve vivere. Sono pochi gli esempi dove l'artista poteva fare veramente quello che voleva e mai non è mai stato così del tutto. Però non sono domande che vi porgo a voi, effettivamente. Oggi, non so, quanto è lecito questa cosa? Ma secondo me, cioè, il cliente sovrano, secondo me, no.
te lo fanno credere che il cliente è sovrano. In realtà cioè, decidono loro, decidono chi produce queste serie, come farle. E tu, cliente, ti devi adattare. L'ennesima quindi slogan politicamente corretto. Ci apriamo alle tue esigenze, in realtà continuiamo a fare. Esatto, sì, secondo me è così, cioè non c'è il cliente sovrano, il cliente ciao Ale. Il cliente paga per un prodotto che alla fine gli farà cagare. L'hai detta in maniera, potevi dirla in maniera peggiore. Cioè, io mi aspettavo, ero già pronta a un'altra metafora, però. Vai Zach, se Ale Mora ha finito. Guarda, velocemente io sono estremamente d'accordo, anche perché l'ideale sarebbe, cioè, se davvero il cliente avesse ragione, tu ti basi solo sul mercato. Vedi non è quello che stiamo vedendo, scusami, questo noi così vediamo tanto politicamente corretto. Ma è un mercato più imposto. Secondo me il politicamente corretto è imposto a priori. Viene lanciato il seme e poi si costruisce. Ovviamente non è che nessuno lo accetterebbe, perché se nessuno lo accetterebbe, morta lì in 2 secondi e buonanotte. Però è anche una faccenda che tu lo crei piano pianino, con calma, e aspetti. Perché se davvero il mercato gli facesse schifo, il cliente comunque può, cioè, una logica un po' liberista. A un certo punto uno dice: io non posso più produrre la 3ª stagione perché nessuno ha guardato sta roba e non sono rientrato dell'investimento, e buonanotte. La seconda ho galleggiato. E poi, scusi, a mio avviso è proprio così, che quindi il cliente ha maggior forza, se comunque stiamo cercando sempre di accattivarlo. Però dobbiamo anche facciamo il caso, pensare... scusami, aspetta, il caso fu, avessi fatto questa stagione proprio prendendo pari passo il Silmarillion, sarebbe stata una cosa estremamente impossibile, estremamente pesante, però nessuno forse l'avrebbe vista. Questo è vero, però loro hanno supposto quello che volevano fosse visto. Il problema è quello, fase 1, fase 2, bisogna anche ricordare che non stiamo parlando di una compagnia che butta tutto su questo, ha investito tanto. Il cliente sarebbe sovrano se dopo sta cagata degli anelli del potere tutti quanti in massa disdicono l'abbonamento ad Amazon. Ve lo vedete? Io no. No, perché appunto non è che è una casa produttrice che basa tutto su quel prodotto, ne ha altri. È questo che il cliente viene un po', tra virgolette, castrato, non può fare niente. Gli si spunta l'arma in mano, perché tu dici, tu sei disposto a rinunciare a tutto il resto che ti viene dato perché quel singolo prodotto che, come abbiamo detto, dura 1 mese e mezzo. 8 ore. Esatto, 8 ore, chi se ne frega. L'unica cosa triste è che per di più loro se la tirano dicendo, tanto primo potrebbero disdire l'abbonamento e secondo siamo incompresi. E però te dici, appunto, l'arte può essere incompresa, ma se è universale vuol dire che comunque piace. E poi vuol dire che fra 20 anni tu me lo riproponi, me lo ripulisci un attimo con gli schermi del futuro, però, ed è ancora un successone. Io questo non credo. Però quindi il cliente ha un'arma semi spuntata e in realtà non viene ascoltato. Come hai detto tu, in realtà si mette in bocca al cliente quello che l'autore, insomma, quello che scrive, vuole sentirsi dire, o meglio, che vuole fargli dire. Per cui dici, il pubblico è d'accordo con me perché io ci metto le polemiche sull'inclusione, politicamente corretto. In realtà il pubblico non frega niente, ma nessuno può dire no, non è così. La nicchia ti dice no, state dicendo, la maggior parte della gente non gliene frega niente, ti guardi la serie e il giorno dopo sei a lavorare, morta lì. Quello che diceva Calibor all'inizio, che ci sono talmente tanti prodotti che... Esatto, devi fare, hai altro da fare. Tutto qui. Ok. Elisabetta?
È che il cliente secondo me è scemo, nel senso cioè, non ho visto la serie TV perché vabbè mi sono Non addormentata, sei però se scema. no, mi ritengo mediamente pensante. Io se avessi visto la serie TV e mi avrebbe fatto cagare avrei disdetto Amazon, nel senso personalmente, anche perché con tutti gli altri canali che ci sono di streaming tra Netflix, Disney Plus, Now TV, cioè potrei fare a meno di Amazon seduta stante. Amazon per Il Signore degli Anelli, Netflix per l'Iliade, Disney Però Plus l'Iliade non l'ho per vista, cioè io Sirenetta. l'Iliade ho visto la copertina, ho slittato. Cioè, non è che No, per carità. Io ho usato l'account di mio io fratello. parlo se il prodotto l'avessi visto, in questo caso non l'ho visto, per cui non me ne può fregare di meno. Però nel senso, loro adesso faranno questo, sì, hanno detto che sarà fedele allo scritto, ma in realtà, come al solito, come fanno tutti, danno un contentino per tenersi buona quella parte che ha commentato in modo negativo la serie TV. Questa sarà la fine che farà con la seconda stagione, a mio avviso. E se ne sbattono altamente perché, come è stato detto da Calibur e da Zach, ci sono talmente tanti altri prodotti che dicono sì, tanto se non guardano questo, guardano altro e il mio compenso lo ricevo annualmente lo stesso. Poi lì c'è anche la fregatura che Amazon Prime Video è collegato al Prime di Amazon quando compri, quindi è quello la doppia fregatura di Amazon, non è Netflix, che Netflix lo disdici, non gli paghi più nient'altro. Amazon ha questa doppia lama e la gente al giorno d'oggi vuole tutto subito, cioè non hanno più questa cosa dell'attesa. Sempre il discorso che diceva all'inizio Kalenburg, cioè noi mangiamo queste serie TV, siamo bombardati, siamo un po' tiktokizzati di questi Sì. continui contenuti a manetta. Sì, è un continuo, cioè addirittura andiamo in ansia. Cioè se non abbiamo le cose subito, la maggior parte della gente va in ansia. Io lo vedo tutti i giorni al lavoro, quando mi portano un computer da riparare, cioè, con calma, non è che lo posso sapere con uno schiocco di dita, una macchina la devo testare, devo capire che problema ha, cioè, e tante volte me la richiedono per il giorno dopo, magari me la portano la sera. Cioè io ti voglio tanto bene, ma io la notte vorrei dormire, cioè almeno la notte. Dai, vediamo di farti andare a dormire e non fare troppo tardi. No, non è quello. Una battuta, Non è, non è quello, è che purtroppo è così, non si è persa la tolleranza, cioè il livello di tolleranza si è abbassato a livelli estremi, secondo me. Massimo paradosso anche qui. Sì. All'epoca dove tutti bisogna essere tolleranti, appena uno non ti dà un'anticchia di quello che gli hai chiesto. Esatto. Bene, io francamente non ho risposte, mi è molto piaciute le vostre riflessioni riguardo a questa domanda, non saprei. Io l'ho lasciata così con un punto interrogativo, non saprei rispondere, quindi mi piace molto le vostre considerazioni. Ora non so, per salutarci, che parlavamo prima con Zach prima di iniziare, sarebbe interessante, visto che abbiamo parlato tutti quanti male, ma forse non si può fare, dire una considerazione positiva, che a me non piacciono quelle persone che criticano e basta senza trovare qualcosa di positivo, perché veramente... A me per quanto riguarda, vabbè, House of the Dragon mi è piaciuta e ok, la considero gli anni d'oro del Grande Real, no, gli anni d'oro del Trono di Spade, effettivamente, gli anni d'oro di Goth. Quanto riguarda gli Anelli del Potere, quello che mi è piaciuto molto, anche lì, sono un po' malinconico, un po' nostalgico, un po' come Aiace e Tellamone dell'Iliade, ecco, sono un po' un eroe blu. Quello che mi è piaciuto molto degli Anelli del Potere è tutta la parte, guarda, se non erro, Lumenor, l'isola degli uomini, chiedo scusa, un po' tardi, perdo un po' la cognizione dei nomi. Cioè l'isola degli uomini è praticamente alcuni personaggi che di fatto, non mi ricordo il nome, è Randy se non erro, questo personaggio che risente un po' dello spirito del Signore degli Anelli, quindi con i capelli lunghi, un po' possente anche, ha questo respiro. A me io sarò un po' quella parte lì, francamente. Non so voi, per quelli che l'hanno vista, se volete, se qualcosa che vi è piaciuto o meno. Vi vedo tutti molto amareggiati, quindi penso di no.
Beh, a me è piaciuta una cosa, però la mezz'ora di sonno che mi sono fatta nel primo episodio. Grazie. Vediamo. Come dicevi te, Elendil sembra un personaggio azzeccato, forse. E beh, a parte le risate che si fanno una certa, tipo quando sono lì nella torre, puff, esplode tutto e te dici, come ha detto qualcuno, sembra di trovarsi nei Looney Tunes, quando Willy Coyote sbaglia qualche cosa, esplode lui invece che, che BB. Però anche un po' la grafica, in certi casi comunque si fa. E a me è piaciuta anche un po' l'illusione, se devo dire. Cioè, il sogno di poter vedere qualcosa di buono dopo tanti anni. Solo che è un sogno, perché appena ti svegli c'è questo. Che poi è un mega spoiler, se tu non hai letto i libri sai già come andrà a finire. Sì, O lo ma cambieranno. No, tra l'altro, ma comunque hanno spoilerato di loro. C'è quella scena all'inizio della terza puntata dove te dici no, aspetta un attimo, cosa mi sono perso 50 anni, sì, perché sto vedendo questa scena, esatto, e te dici non doveva succedere questo adesso, però sta lì. Va bene. Sì, vabbè, si poteva fare, però ecco, se l'avessero fatta bene te dici sarebbe bello, sarebbe stato bello, anche se sai come va a finire la storia, perché tu te la immagini. C'è quel pezzo lì che è una figata pazzesca. Bene. È letteralmente il mutamento del mondo in diretta e tu me lo vai a spoilerare in quella maniera indecente. No! Speriamo che sarà non come altri spoiler tipo il Bard Rock che è stato spoilerato Sì, brutalmente. ma guarda, io no, vabbè. Grafia, giusto per la spettacolarizzazione. Non è lì, non serve a niente, morta lì. Calibur tu non ce la fai proprio a trovare qualcosa di positivo. La cosa positiva che ho trovato negli Anelli del Potere è che dopo un po' ci ho rinunciato a crederci e quindi guardavo la serie cercando tutti questi riferimenti, tutti questi fanservice al lavoro di Jackson, quindi guardavo più che altro per quello, dicevo guarda, questa cosa qui è tipo la battaglia del fosso di Helm fatta con i Lego. Magari. Lo spirito e anche le citazioni alle ultime stagioni del Trono di Spade grazie al teletrasporto. Quali? Aspetta. Tutti i teletrasporti che ci sono nella serie, ma fin da subito, ma se guardi anche in quella battaglia, sono loro che scusate, passano dalla fortezza all'altra collina con l'esercito in mezzo e tu dici da dove siete passati, che dite voi che c'è soltanto una via e lo vedi che la puntata prima è chiusa da un intero esercito e voi invece siete dei fantasmi? Va bene. No, hanno preso dei ramoscelli e facevano finta di essere degli alberi. Degli alberi, di piccolienti. Oh, nientini, fateli passare. Va bene, se volete ancora aggiungere qualcosa, io vi ringrazio immensamente per questa super live di 2 ore e mezza. Grazie anche per la pazienza, soprattutto appunto Elisabetta l'ho invitata la scorsa settimana o 2 settimane precedenti, durante abbiamo fatto la live insieme. Invece Zach e Calibur già da fine settembre che gli rompeva. Dovremmo fare questa super live perché sono preso bene, effettivamente. Quindi grazie di tutto, grazie per essere qua. Se volete ancora presentare i vostri canali o presentarvi, fate come preferite, io poi chiudo tranquillamente la diretta. Ma domani esce un nuovo video. Se cosa si può dire il titolo? Ho fatto un video sul fiore di Dante. Perfetto. Quindi se vuoi mettilo poi anche domani, se vuoi metterlo qui in descrizione oppure come vuoi, mandamelo e te lo posto anch'io.
altro ragazzi, voi due se volete dire ancora qualcosa, se no Io volevo tanto vi saluto. ringraziarti per questa live e ringraziare anche voi due, ovviamente. Ci siamo fatti compagnia in maniera simpatica, dai, possiamo dire così. Sì, ho E portato un po' di nonostante l'argomento cattiveria, non sana fosse cattiveria. cosa? Ho detto che ho portato un po' di sana cattiveria, Ma è quindi tanto... giustissimo, quando ci vuole, insomma. Sei qui per questo, onestamente, la tua severa ma giusta e cattiveria. Hai detto quello che noi non potremmo mai dirlo, essendo maschi bianchi. Caucasici. Sì. Va bene. A differenza dei dis. Grazie ancora a tutti, vi invito ancora a vedere Grazie mille. tutti i canali YouTube e le pagine Instagram dei miei ospiti e nulla. Un saluto e alla prossima. Che ormai fra 2 anni ne faremo un'altra, sperando in una qualità migliore o cambiamo proprio e basta. Va bene. E non so come facciano a tornare nel canon, da dove si sono messi. Mettiamola così. Va bene, hai ragione, chiudiamola qua. Grazie mille comunque. Grazie a tutti e buona serata. Grazie a tutti. Ciao. Ciao.